Ehi là! Ciao Afram, ciao Flavio. Buonasera a Buonasera, tutti. buonasera a tutti. Oggi è successa una cosa stranissima, perché come vedete siamo in due. Oggi Claudio ci ha appeso, dopo 54 ore siamo riusciti a farlo fuori, Francesco. Abbiamo monopolizzato la live, ora parleremo solo io e te. E allora, buonasera Francesco, oggi ti Buonasera presento Peppe. io. E io presento te allora, presento il regista e il nuovo conduttore di questa live. Eccoci qui, siamo in live anche su TikTok. Allora, tra Adesso l'altro Peppe vedo sta una Claudio live che più ci... di me. Esatto, esatto, ho fatto più live di Claudio. Ci pensi? Eh sì, comunque per chi se lo stesse chiedendo, queste vacanze pasquali hanno fatto fuori Claudio, non è riuscito a resistere Esatto, alla esatto. forza inesorabile dei casatilli, delle pastiere. Esatto, ha mangiato troppo, ha mangiato troppo. Comunque oggi argomento non potevamo non fare la live, infatti Claudio ci ha detto vai, andate voi due, per tanto deve parlare Francesco, Eh fondamentalmente, sì. e quindi dice fate questa live perché oggi parliamo di un argomento molto interessante che sono gli e-fuel e l'idrogeno. Mo, magari aspettiamo ancora qualche minuto e partiamo con la live, ok? Partiamo con tutto l'argomento. Allora, vediamo tutto. Vediamo magari che si collega qualcosina. Intanto, ragazzi, ci avete qualche domanda? Perché poi nei messaggi. Anzi, perché subito cambia la foto. Aspetta, non trovo il telecomando. Eccolo qui. Vabbè, facciamo una cosa, pure io. Ecco Esatto. qua. Allora, intanto vogliamo dare un pochino il tempo di dare qualche domanda, perché alla fine, detto, intanto subito abbiamo cambiato, ci sono state delle domande, però se avete voglia di farne delle altre, andate, esatto, infatti ci sta proprio la foto, esatto, l'immagine proprio green, proprio per la serata di oggi. Boh, Ragazzi, stasera parleremo anche di idrogeno verde, quindi ci esatto, sta, e ci però sta. ha vari colori, ho visto Vabbè, grigio, parleremo principalmente del verde. Non esatto. anticipare, Peppe. Oh, Non fare devo far spoiler. sapere che ho studiato anche io. Francè. Non è vero. Comunque, ne approfitto per salutare Claudio che ci sta scrivendo in chat a suo nome, giustamente. E quindi Claudio sarà presente e sarà presente, diciamo, In attraverso la chat. chat, che purtroppo non ce l'ha fatta stare qui con noi. Poi abbiamo Afram, ciao Afram, e Flavio. Speriamo di essere all'altezza, diciamo, Delle vostre aspettative. della presenza di Claudio. Allora, Tra l'altro mi è venuto in mente una mm, cosa, Peppe. Claudio ogni volta dice che noi partecipiamo a questa tavola rotonda per poter bere una birra insieme fittizia. E stavo pensando che stasera la tavola rotonda manca proprio Re Artù, il eh, conduttore principale. hai capito? È vero, è verissimo. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo cominciare già ad andare con le slide? Perché abbiamo preparato una bella presentazione. Cercheremo di essere veloci, dare i concetti fondamentali, poi sentitevi liberi ovviamente di fare qualsiasi domanda, tanto Allora, Francesco è ovviamente, quello preparatissimo. che mostriamo faremo un po' un quadro sintetico di quelli che sono gli e-fuel e magari pure, cioè non magari, parleremo anche un po' dell'idrogeno in generale. Eh, Se vi interessano poi approfondimenti, magari ce li potete chiedere sui nostri canali social e saremo felici di rispondervi o di passarvi altro materiale. Ok, allora cominciamo? Ada, Allora, allora io ho eccoci il qua. tablet con la presentazione perché dallo schermo non vedo bene. Vabbè, sempre a lamentarti. Oi? No, è colpa mia, c'è uno schermo piccolo, 22 pollici. Ok, allora iniziamo. Quindi sostanzialmente oggi parleremo, prima cosa, di eFuel, anche perché ci è stato domandato la scorsa live e parleremo di tutto quanto il percorso, sia degli eFuel, dell'idrogeno e così, e vedere quali sono vantaggi e svantaggi, perché ovviamente c'è sempre fondamentalmente un rovescio della medaglia, o no? Certo, bisogna essere oggettivi e dire le cose realmente come stanno. E quindi, senza pregiudizi, senza favoritismi, andiamo a vedere qual è stata, quali sono i pro e i contro, cioè perché idrogeno e fuel possono essere delle ottime alternative, soprattutto in vista del Parlamento europeo che, come abbiamo visto, voleva bandire completamente diesel e benzina dal 2035, almeno la vendita,
però diciamo ha fatto un passo indietro e quindi vediamo quali sono innanzitutto i propositi dell'Unione Europea, no? No, Mm, Francesco? sì, sì. Quindi quali sono queste proposte dell'Unione Allora Europea? sì, perché oramai si parla da un bel po' di tempo che l'Unione Europea ha deciso quali saranno gli step da seguire per poter arrivare alla decarbonizzazione del settore dei trasporti in Europa. In particolare avevamo scritto in un articolo quali dovevano essere gli step, cioè ci doveva essere dal 2020, entro il 2024 una riduzione del 15% delle riduzioni di CO2 rispetto ai livelli attuali. Salutiamo anche Madalyn Sì. Indriga che si è appena Ciao, allora, collegato. Indriga, oggi abbiamo fatto fuori Claudio. Stiamo parlando di un argomento che Claudio non voleva assolutamente toccare, a quanto pare. E si è dato malato. Domani porterà la giustifica. Comunque, se hai qualche domanda, oggi stiamo parlando di e-fuel e idrogeno, come possono essere l'alternativa con il buon Francesco. Quindi, se hai qualsiasi domanda, faccela e cercheremo. Francesco cercherà di rispondere il prima Guarda, possibile. Ok. potrebbe anche cascare la connessione e io ti lascio da solo. Mamma mia, speriamo proprio di no. Mo ti Allora, metto il video quindi registrato. Vai, sì, metto il video Francesco. registrato. Dovevi fare la registrazione nella pre-live, quando ho fatto un Esatto. po' un quadro riassuntivo in 20 minuti di tutta la roba di cui parleremo oggi. Allora, quindi abbiamo visto quali devono essere gli step da seguire, in particolare dal 2025 ci deve essere una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto alle auto attuali, per poter arrivare dal 2030 a una riduzione del 55% fino al 2035, dal 2035 in poi è previsto una riduzione del 100% delle emissioni di CO2, quindi praticamente ciò significa solo veicoli elettrici o a idrogeno. Ok, ti Che interrompo un almeno... attimo, Sì, sì, saluto ho Chris visto. Catelli. Chris, siamo riusciti a farlo fuori a Claudio. Oggi ci stiamo soltanto io e Francesco. Quindi spero che questa cosa ti faccia piacere. Probabilmente no. L'abbiamo fatta ingozzare con pastiere e Sì. casatiello e quindi ne è uscito sconfitto. E quindi oggi, come avevamo detto anche la live scorsa, parliamo di e-fuel e idrogeno. Ha fatto buono, non è sopravvissuto alla Pasqua e alla Pasquetta. Comunque, vai Francesco. Allora, comunque, perché allora, parliamo di e-fuel? Perché da un paio di settimane c'è stata l'approvazione da parte del Parlamento europeo della possibilità di utilizzare i fuel a partire dal Mm. 2035 in poi. Come è nata questa cosa? Perché in Che- pratica nelle scorse mm. settimane alcuni paesi dell'Unione Europea, in particolare anche l'Italia, avevano chiesto di poter approvare almeno l'utilizzo dei biocarburanti. Mm. L'utilizzo dei biocarburanti non è stato approvato e quindi hanno approvato però l'utilizzo di fuel, che la scelta è sensata, nel senso che consideriamo che attualmente in circolazione ci sono almeno 1 miliardo e 2 di auto con motore a combustione interna. Queste auto ovviamente dal 2035 in poi non è che spariranno perché tutti acquisteranno un'auto elettrica che sia a batteria o a idrogeno, quindi bisogna comunque garantire che alcune auto, come ad esempio le auto d'epoca, possano comunque circolare. E quindi gli fuel possono essere una valida alternativa perché gli fuel possono essere tranquillamente utilizzati negli attuali motori a combustione interna. Che poi alla fine sostanzialmente avevano messo il blocco del 2035, però effettivamente tutte le auto, per esempio prendiamo un paese come l'Italia che in percentuale mi pare uno di quelli là che diciamo il parco auto più vecchio d'Europa, uno dei più vecchi d'Europa, no? Non passerà direttamente all'elettrico, cioè ci vorrà una lunga transizione e sarebbe stato Sì, ma inutile dire infatti, blocchiamo tutta la produzione di auto termiche, però poi comunque dobbiamo continuare a rifornire quelle che esistono. esattamente. Ah, Anche perché ci sono pure gli appassionati, quelli che si curano per bene le auto d'epoca. Dopo che fanno? Non vendono più benzina, non vendono più diesel. Quelle auto le devi solo chiudere in un garage e te le devi guardare, le utilizzi come mhm. praticamente decorazioni. Comunque, Francesco, ti voglio fare un attimo un focus sulla chat, perché fondamentalmente questa Pasquetta e questa Pasqua hanno rischiato di fare fuori mezza chat, cioè mezzi spettatori di test driver, perché vedo che Chris Catelli si lamenta, però nonostante ciò farà tanti meme, che poi faremo vedere la prossima live se ci sarà Claudio.
Se ci sarà Claudio gli faremo vedere per sofferenza tutti i meme che farà Criscatelli, o no? Mi pare giusto? Sì, sì. Se non ci sarà ne faremo vedere di più. Esatto. E poi anche Madalindriga che dice che sta a letto con la febbre. Purtroppo si deve lavorare. Speriamo che vi rimettiate tutti quanti presto, ragazzi. Tra l'altro, Peppe, stasera c'era pure la possibilità che avresti fatto la live da solo allora, perché stamattina anch'io non sono stato tanto bene. Però mi sono Perfetto. ripreso, ho finito la presentazione, mi sono detto no, stasera devo parlare con Claudio. Alla fine Claudio non si è Perfetto. presentato. Però sarebbe stato divertente parlare di qualcosa che non conosco. Sarebbe potuto essere molto divertente. Chissà che, Oh, che cosa ne sarebbe uscito. Dice Criscatelli, io per essere ecologico, sabato e domenica ho fatto un bel giro in una 595 Abarth d'Evoca. Ok, vabbè, non finisco di leggere. Bella, che esperienza è stata? Raccontaci. Nel frattempo poi saluto anche M. Crystal che ci saluta e dice che evento soli. Eh sì, dopo tanto tempo non noi, alla fine stiamo. Vincent è stata la Pasqua a fare fuori Claudio. Cioè, ovviamente non fuori completamente, perché sennò magari sembra un pochino brutto. Però fondamentalmente quest'oggi non è potuto essere presente e quindi ci siamo io e Francesco. E parleremo di un argomento molto interessante che ha regalato. Ah, ok, Afram ha regalato un abbonamento. Va, grazie. E l'ha regalato a Saber Asur, che al momento non penso sia con noi. Se ci sei, Saber Asur, batti un colpo. Quindi sì, siamo da soli e fondamentalmente parleremo di questo argomento di cui è esperto il nostro buon Francesco. E, esperto. e poi vediamo. Claudio comunque c'è, non lo vedete, ma c'è perché sta scrivendo in chat comunque a nome Test Driver. E vediamo cosa scrive Madalindriga. Ah, dice che ovviamente il problema è capire il costo dei carburanti dopo il 2023 e poi secondo me entreranno così tanti carburanti e le tasse che ti imporranno il cambio. Allora, per il fatto dei Mm, costi, magari ne parliamo giusto tra pochissimo sì, perché perché ho visto che c'era qualche sì, slide. ne parleremo giusto tra poco, poi Peppe, vuoi leggere tu il commento di Flavio? Ah sì, sì, stavo proprio leggendo mentre parlavi. Ok, Ok. quindi lo leggiamo direttamente. Allora, ecco, mi è venuta la domanda. Per me è una buona notizia quelli delle fuel, ma vidi un video di Motor One che mi è piaciuto molto e che No, diceva che che non gli mi è fuel piaciuto. saranno ininfluenti perché tanto tutti investiranno sull'elettrico, eccetera, e che gli fuel saranno così costosi sì, e dedicati solo alle supercar e auto molto costose. Voi siete d'accordo? Il discorso è un po' lungo, non so se mi sono spiegato. Comunque il video Sì. non gli è piaciuto molto. Tu hai Eh? detto gli è piaciuto. Il video non gli è Ah, piaciuto scusa, molto. vabbè, non Non ho. confonderti. Sai, nella velocità, nelle cose, ogni tanto Hai si ragione. Ti sei perde. emozionato. Sì, sì, si perde qualche cosa. Comunque, sì, Allora, adesso c'è. parleremo un po' dopo di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di questo e-fuel e se hanno senso oppure no. Esatto, quindi se hai pazienza, aspetta un pochino perché ho dato un'occhiata alle slide e ci sono argomenti molto molto interessanti che risponderanno anche alla tua domanda. Comunque continuate a scrivere qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda in merito, ci fa molto piacere perché almeno non parliamo solo io e Peppe stasera. Ok, quindi andiamo avanti con le cose, Ok. anche Allora, perché. quindi... Mm. Ok. No, E anche quindi perché questo vediamo praticamente... in generale le cose del Parlamento europeo, perché poi vediamo anche quali sono i piani per le varie. Cominciamo ad anticipare qualcosa per vedere i piani per la decarbonizzazione che fondamentalmente ormai tutte le case automobilistiche stanno adottando. Ok, questo praticamente sarà dal 2035 quello che è stato approvato dal Parlamento europeo, cioè no diesel, no benzina, no biocarburanti, no GPL, metano, ma sì ai veicoli elettrici a Mhm. batteria, ai veicoli a cella a combustibile e quindi pure all'utilizzo degli fuel. Mm. In particolare però Mm. una domanda che spesso leggo Mm. anche in giro, secondo voi le case automobilistiche sono pronte a convertire il loro parco auto in elettrico entro il 2035? Se vai alla slide successiva, alcune case automobilistiche già hanno dichiarato quelli che saranno i loro piani di produzione, cioè quando intendono passare al solo elettrico. E possiamo vedere un po' in generale che la maggior parte delle case automobilistiche hanno dichiarato di voler passare all'elettrico prima del 2035. In particolare tipo c'è Jaguar entro il 2025, Renault 2030, Honda 2025,
altre case automobilistiche giusto entro il Mm. 2035 e poi c'è un dato bellissimo Mercedes 2039. Cioè, Sì. Mercedes ho visto che praticamente è quella che ha investito di più per l'elettrificazione, però hanno detto che dal 2025 in poi vogliono avere almeno la maggior parte delle auto offerte elettriche oppure la Mm. maggior parte in varianti elettriche per poter poi passare a una completa elettrificazione dal 2039 anche Mm. per i veicoli pesanti. Ma che poi, Ecco, per esempio, Mercedes sembra quello là che, tipo, sai quello del meme che fa restiamo umili, restiamo sì. umili. Cioè, nel senso, non si può, 2030, 2039, le cifre tonde non gli piacciono, ma fondamentalmente ha detto, io non voglio correre, voglio fare le cose per bene con i miei tempi. Esatto. Leggo un attimo la chat perché c'è una domanda di Chris Catelli che lui dice: secondo me il passaggio delle fuel sarà l'equivalente al passaggio alla verde senza piombo anni fa. Che ne dite? Poi vabbè, Flavio dice sì, non mi è piaciuto perché li trovo un po' arroganti quelli di Motor One quando dice quando devono fare una teoria banale che danno un po' degli stupidi. La comunità europea dovrà tenere una sola decisione in merito, poiché le aziende devono avere un piano preciso da seguire per adattarsi, non si fa dalla mattina alla sera. Ma infatti era proprio il problema del 2035, o no? Proprio questo Mm. qua era proprio il fatto che dici, ok, all'improvviso ti diciamo 2035 tu non puoi produrre più auto a combustione. Ma E poi, diciamo che sì, comunque questa cosa l'hanno voluto anche per mettere in salvo quelle case automobilistiche che producono poche vetture, tipo Pagani, oppure vetture sportive come Bugatti, Lamborghini e mm, Ferrari, che comunque anche loro si stanno mettendo ai ripari, come ad esempio abbiamo visto poche settimane fa è stata presentata la prima Lamborghini ibrida mm, plug-in. sì, Quindi si stanno e- muovendo anche loro perché effettivamente ci possono essere dei cambiamenti, però nel momento in cui il Parlamento europeo dice no, dal 2035 ci saranno queste, una casa automobilistica cosa può fare? Deve cercare di adattarsi quanto prima a quelle nuove regole. Alfa Romeo, Alfa Romeo 2027 è la cosa che mi fa bestemmiare mm. di più di questa lista, dice Chris Carelli. Eh sì, beh, perché poi sappiamo che Chris Catelli è anche un fervente alfista, no? Sì. Allora, tra l'altro io, Mm. essendo un appassionato di BMW, ho cercato anche BMW e cosa diceva in merito quando passeranno alla completa elettrificazione. Nonostante stanno investendo tantissimo in ricerca e sviluppo per quanto riguarda le tecnologie delle auto elettriche e stanno investendo anche sugli fuel, Mm, loro non hanno dichiarato ancora quando intendono passare al solo elettrico. Quindi mm. diciamo, forse sperano ancora in una vita futura per il motore a combustione interna. Vabbè, ma alla fine immagino che comunque questo permetterà ancora per un bel po' comunque di avere motori a combustione interna, anche Sì, sì, perché infatti sì. vorrebbe dire sostanzialmente cancellare anni di sviluppo, perché Mm, fondamentalmente quello che stanno ancora facendo, e poi soprattutto ne parlammo qualche live or sono, quando si parlava dell'arrivo di, di Audi come motorista in Formula 1, e che effettivamente era un pochino una piccola antitesi, no? mm. Perché fondamentalmente era stato da poco annunciato il vincolo del 2035, mi pare addirittura fosse stato proprio confermato, cioè era proprio passata come regola, e Audi invece decise di entrare come motorista in Formula 1. Di fatto, quando entri come motorista, significa che tu, in una competizione come la Formula 1, significa che tu vuoi sviluppare una tecnologia. E quindi Mm. effettivamente andava un pochino in antitesi questa cosa. Quindi comunque si presagia il fatto che comunque le case continueranno ad utilizzare la combustione, come vedremo anche successivamente con l'arrivo degli e-fuel. Sì, perché tra l'altro appunto se vai alla slide successiva finalmente diciamo che cosa sono questi Esatto. e-fuel. Soprattutto, una domanda che poi fanno sempre, qual è la differenza con i biocarburanti? Perché giustamente ci può essere anche un Allora po' sì, di confusione su questa allora cosa. gli e-fuel praticamente utilizzano idrogeno e CO2 catturata dall'ambiente per poter produrre questo carburante sintetico che potrà poi essere utilizzato per produrre e benzina e diesel per essere utilizzato negli attuali motori a combustione interna, quindi senza nemmeno dover fare delle modifiche. Mentre i biocarburanti comunque utilizzano delle biomasse oppure comunque degli oli vegetali per poter produrre un carburante anche in questo caso Mhm. sintetico. Però qual è la differenza? Che per quanto riguarda i biocarburanti, tu o utilizzi dei rifiuti organici oppure tu devi predisporre apposta di fare dei nuovi campi per poter produrre poi olio vegetale destinato solo
al biocarburante. In questo caso comunque c'è un consumo, un dispendio energetico estremamente elevato, perché una cosa è che se tu lo prendi dagli scarti, una cosa è se tu devi prendere dei nuovi campi e predisporli solo alla produzione di biocarburanti. Mm. Mentre nel caso degli fuel, abbiamo detto che vengono utilizzate idrogeno e CO2. La CO2 viene catturata o dall'ambiente oppure può essere utilizzata quelle magari prodotta dalle industrie. Mm. Per l'idrogeno, in questo caso l'idrogeno viene prodotto tramite fonti rinnovabili. Infatti, questo carburante è fuel, electrical fuel, che significa appunto carburante elettrico. È elettrico proprio perché viene prodotto da queste fonti rinnovabili. L'idrogeno viene prodotto da queste fonti rinnovabili. In particolare, poi possiamo pure vedere attualmente una delle problematiche è Ah. ci sono abbastanza impianti per la produzione di questi e-fuel. Gli impianti sono veramente pochi, in particolare abbiamo raccolto una delle curiosità tramite i canali social del network. Eh, è vero che Porsche è tra i maggiori investitori, sì, Porsche ha investito parecchio per la produzione di un impianto in Cile. Peppe, se dai un occhio ai commenti nel frattempo. Sì, sì, allora, vediamo quindi un'occhiata. Allora, BMW, vabbè, Chris Catelli pensa che non è d'accordo, cioè dice che BMW e Porsche non saranno d'accordo con la comunità europea. Flavio Ventino dice, pensate le Abarth, la cosa migliore è il rumore, ma la cosa bella è che la 500 Abarth elettrica già esiste. Sì. Ah, poi ci hanno Quindi, messo lo speaker sotto per esatto. simulare il rumore caratteristico delle Abarth. Poi voglio rispondere anche un pochino a Madalindriga, anche perché dicevano che l'elettrico effettivamente sul manufatturiero e distributivo dei ricambi poteva essere un problema, diciamo questo cambio di prospettive, diciamo, verso l'elettrico. Ma soprattutto la paura era anche banalmente per le officine dei meccanici, perché essendo che i motori elettrici hanno bisogno di molta meno manutenzione, si ha paura che le auto elettriche abbiano bisogno di molta meno manutenzione e molti meccanici potrebbero sparire, cioè magari quelle officine un pochino più Sì. piccole potrebbero avere molta fatica ad adattarsi. Quindi questa è anche una cosa da tenere in conto, che poi molto spesso si hanno delle macchine che sono indistruttibili, quindi si va in giro ancora col pandino che avrà ancora bisogno di cambiare l'acqua e il radiatore ogni 500 metri. Però fondamentalmente sì, è vero. Poi dice, però bisogna tener conto di una cosa, dice Criscatelli, che 2035 non significa termico sparito dall'oggi al domani, passeranno altri 5-10 anni di smaltimento di tutte le ultime termiche, con tutto l'annesso ricambi, eccetera. Anzi, ti dirò di più, probabilmente ci vorrà molto di più. L'abbiamo detto anche prima, fondamentalmente abbiamo macchine che hanno tranquillamente 30 anni e continuano a girare, quindi probabilmente anche dopo il 2035 io penso che probabilmente si andrà oltre i 5-10 anni. Tu Francesco cosa ne pensi? No, penso assolutamente la stessa cosa. Ma io mi immagino nel 2050 ti vedo ancora girare con la pappomobile. Sì, con il 2002 diesel, proprio quello odiato, anche se a me pare sia un Euro 4, quindi ancora posso andare da qualche parte. Ok, quindi Chris Catelli continua quindi pessimisticamente fino al 2040 almeno la situazione rimarrà simile, ci vorranno ancora 17 anni. Poi per esempio Madeline Driga dice quello è vero, ma tutto quello che gira intorno al termico andrà scemando. Sì, effettivamente c'era pure un commento precedente che effettivamente dirà fondamentalmente l'idea è quella di spingere verso l'elettrificazione, quindi probabilmente si andrà nel futuro così, ma probabilmente sviluppando tecnologie si abbasseranno anche i costi e si spera che anche l'elettrico diminuisca di prezzi. Pensa che solo Bosch e compagnia bella ti produce ricambi e pezzi necessari per italiani che licenziare abbastanza. Ma un bel po' di messaggi, cioè sto Infatti sì. vedendo la fatica che fa Claudio a leggere tutti i messaggi ogni volta. Eh, allora, quindi ma semplicemente anche queste aziende si adatteranno a nuovi ricambi? Sì, sicuramente tutte le aziende si adatteranno, soltanto che ci vorrà giustamente del tempo, non sarà un passaggio dall'oggi al domani. Nemmeno tanto adattarsi, bisogna fare proprio una riconversione di alcune industrie, perché ad esempio qui in provincia di Campania abbiamo un impianto adibito solamente alla realizzazione degli impianti di scarico delle vetture del gruppo Stellantis. Mm, Cioè quell'impianto, che tra l'altro non è nemmeno tanto vecchio,
dovrebbe essere riconvertito, magari come parecchi impianti riconvertiti per la realizzazione di batterie per auto elettriche. Ma Cioè, se... pure là devi fare Mm. una riformazione totale pure del personale che ci lavora. Ma se non erro, Stellantis sta riconvertendo già qualche Sì, impianto sì. per la costruzione aspetta, come la... di... vabbè, comunque di batterie elettriche. Aveva dato proprio la definizione e me la ricordavo. Diciamo, era in senso per il movimento, diciamo, di supporti per il movimento, che erano sostanzialmente Mm. batterie. Comunque la cosa della pappa mobile è arrivata da Flavio che dice Flavio col Jaguar a comandare nel 2050. Invece Chris Catelli dice che comunque 5-10 anni secondo me. Perché dice che comunque arriveranno più blocchi. Vedremo. Comunque hai una industria che fondamentalmente presserà molto sull'Unione Europea per Allora, fare anche le cose perché, più con tra l'altro, non calma. abbiamo ancora parlato del costo di questi fuel, che Mm, comunque è abbastanza elevato, ne parleremo giusto dopo perché attualmente degli impianti funzionanti solo uno produce i fuel per la vendita. mm. Ok, allora vediamo queste cose anche perché possiamo vedere già qualche caratteristica di qualche impianto già che è già operativo. Perché Sì, avevamo questa tra l'altro è detto... stata proprio una Mm, curiosità delle stories Instagram di Claudio, cioè sul fatto di Porsche se effettivamente era avanti con la produzione dei fuel. Porsche ha investito 100 milioni nella realizzazione di un impianto in Cile, insieme a mm. Enel, Siemens Energy e altre società abbastanza importanti. Questo impianto, Peppe, torna prima? Ah, ok. Questo impianto, come possiamo vedere, effettivamente è abbastanza piccolino, però il progetto è molto ambizioso. L'impianto in condizioni attuali dichiarano che è in grado di produrre, mi ero segnato il dato, circa 130.000 litri l'anno di fuel. Mm, Questo e-fuel viene utilizzato principalmente per le flotte sperimentali e per i campionati Porsche Cup. Quindi mm, diciamo non è destinato attualmente ancora alla vendita. Però come abbiamo detto questo progetto è estremamente ambizioso perché come possiamo vedere dalla foto noi abbiamo una sola pala eolica e per questo progetto prevedono di realizzare un campo eolico da almeno 60 pale e quindi secondo le loro previsioni dovrebbero arrivare entro il 2030-27 a produrre 550 milioni di litri l'anno di e-fuel che sarebbero mm. poi destinati anche alla vendita in questo caso. Qui- Poi se vai nella slide Quindi successiva. l'idea fondamentalmente è quella di usare energie rinnovabili per creare Sì. e-fuel Sì. in modo tale, diciamo, da non, diciamo, appesantire il consumo energetico Tra l'altro, attraverso nonostante questo. ci siano società come Porsche, Enel, Siemens Energy, questo impianto è stato prodotto in Cile perché praticamente hanno sfruttato un potenziale eolico maggiore, perché lì Mm, riescono a produrre maggiore energia sfruttando questo tipo di tecnologia rinnovabile. Allora, in particolare poi mm, possiamo vedere quali sono attualmente gli impianti operativi per la produzione di e-fuel. Vediamo che ce n'è uno in mhm. Islanda, due in Germania, uno in Svezia e uno in Nel, Gran nel Bretagna. Regno Unito. Comunque, Sì. Francesco, ti faccio una domanda che viene alla chat. Dice Legend Auto, 130.000 litri, ma è pochissimo, dice. Infatti sì, lo utilizzano solo per la loro flotta sperimentale e per la Porsche Cup. Sì. Ma pure le altre società, queste che vedi in lista, utilizzano praticamente questi fuel solamente per scopi sperimentali. Cioè hanno la loro flotta di auto interna col quale conducono questi esperimenti per vedere se questo Mm. fuel può essere effettivamente utilizzato, se è valido oppure no. Ma fondamentalmente poi, come tutte le tecnologie, è un qualcosa che sta adesso nascendo. Probabilmente in futuro si avranno, se tutto va come sperano, diciamo, queste società, si inizierà poi a produrre molto di più. Adesso sostanzialmente siamo nella fase della sperimentazione, per questo. Probabilmente poi aumenteranno di molti volumi, anche perché se si vuole completamente sostituire i carburanti attuali, immagino che diciamo ne passa di acqua sotto i ponti, come si dice, quindi bisognerà lavorare tantissimo e produrre tantissimo. E poi dice Flavio, anche il VRC usa le fuel se non sbaglio. Tra l'altro l'obiettivo è pure quello della Formula 1 di arrivare dal 2026, mi sembra, a Mhm. utilizzare solamente fuel, pure in Formula 1 e nelle formule minori. Mm, Quindi diciamo faranno prima dei test in pista. ok. Vogliono introdurre questo nuovo tipo di carburante direttamente nelle competizioni maggiori. Comunque dice Legend Auto, quindi sprechiamo energie rinnovabili nelle conversioni verso un vettore energetico?
Allora, sprecare nì, perché comunque, come ho detto prima, servirà comunque per garantire ancora l'utilizzo del parco auto attuale dal 2035 in poi, perché questo miliardo e passa di auto che sono in circolazione non è che uno prende e le butta, perché ci sono collezionisti che hanno anche auto d'epoca. Prendiamo i raduni di auto d'epoca. Vorrebbe dire che dal 2035 non ci sarebbero più, oppure li spingi col carrellino e basta, non le puoi mettere in moto. Che poi, Francesco, perdonami, ma voglio rispondere un pochino a Criscatelli, perché ha scritto, comunque io immagino tra 150 anni che gli gira inizieranno a dire, oh il sole sta finendo, il vento si sta fermando, dobbiamo iniziare a produrre dinosauro fuel. Il petrolio. No, ma la cosa bella, lì per lì mi aveva fatto pensare quando, non so se l'hai mai visto, non mi ricordo se si dice robot oppure Io Robot, dove praticamente Vabbè. c'era Will Smith che stava nel 2035, che quindi tra poco, no? Ormai ci stiamo avvicinando dove c'erano tutti questi robot e avevano tutte auto elettriche, d'altronde c'era un Audi tipo che Guida fluttuava, no? autonoma. Ah, sì. La guida autonoma che poi si mette lui a guidare e dice, ah ma come vuoi a questa velocità, vuoi guidare tu? E lui dice sì, sì, sì. E la cosa bella, a un certo punto lui caccia, se non sbaglio, una Ducati e Ah, sì. porta la ragazza e dice, oddio, ma questa potrebbe esplodere. Eh. Allora, Piccola comunque, prima ho detto che c'è digressione. solo un'azienda che Mm, attualmente vende questi fuel, che è proprio Zero Petroleum. mm, Zero Petroleum. Infatti, questa azienda negli UK produce 16.000 litri al giorno di kerosene e benzina e diesel, che praticamente può essere mm. utilizzato negli attuali motori a combustione interna. Il problema però è legato al costo. Perché questo tipo di carburante può essere sì utilizzato, me lo insegnato il costo, eccolo qua, viene attualmente venduto e il prezzo di vendita è di 57 euro al litro di carburante. Mm. Infatti pure qui ci sono state 57 euro richieste al da litro, parte 57 euro al litro. ma per il kerosene? Per lei Per kerosene? gli fuel, se tu Ah, vuoi tutti. camminare con la tua macchina, i fuel devi mettere. Per fare il pieno ti verrebbe a costare 1000 euro praticamente. No, se non di Me più. la compro nuova la macchina. Infatti sì, c'è 57 euro al litro di carburante, che sia un kerosene, diesel o benzina, per i vari tipi di alimentazione dei motori, no? Allora, ragazzi, mo faccio tipo la digressione alla Claudio, gli rendo onore e dico, ora fate un bel meme dicendo che praticamente ci sta uno che spende 1000 euro per fare un pieno e poi invece ci sta quello lì che fa il pieno alla 600, la paga meno di 1000 euro e va avanti comunque. Allora, c'è pure il commento di Claudio, tra l'altro, in Ah, le chat. auto fanno 400 km al litro, giusto? Sì. Sì, sì, a volte pure 500. Dipende dal piede. Allora, Giorgio, 103 ottani costa... Vabbè, sì, però sono... Madalindrica dice una 103 ottani che costa, se non ricordo male, 35 euro al litro. Però la 103 ottani è qualcosa di molto, molto particolare. Che poi, se non sbaglio, diciamo, tendenzialmente, una così alta solitamente si usa per mixarla e per avere ottani inferiori, per avere... tipo, perché solitamente io ricordo massimo 100, 98 ottani. No, le utilizzano anche Mm, un numero maggiore di ottani, però quelli sono per scopi agonistici, sai, proprio per le mm. competizioni. Ok, ok. Ah, ti sei perso pure il commento di Chris Catelli che dice comunque che tristezza, il fratellino piccolo della mia ragazza dice sempre da grande voglio fare il pilota di F1, di Formula 1, però quelle silenziose, non quelle che fanno rumore. E questo è molto Eh, triste come cosa, effettivamente. Io alcune volte per un po' per malinconia mi vado a rivedere i video delle vecchie auto di Formula delle- 1, quelle de- ancora col V12. col Una V10. delle. Mamma mia. Sì, esatto, sì. C'è Ma... una che rivedo spesso i video volentieri, la Ferrari mm. F2004. Eh sì, vabbè, quella è E proprio vabbè, quella là quella è. incredibile. Che poi comunque, non so se avete visto una piccola digressione, c'era un video dove facevano vedere le nuove generazioni come sono abituate anche a fare le cose banali. Se per esempio ti dicessi, tipo, mima una telefonata, come faresti? Per esempio, mima una telefonata. Come Come? devo mimare una Così. telefonata? Cioè, Ah, eh sì, oppure mima una foto. Come faresti una foto? così, non lo so. Tendenzialmente così, no? La fotocamera. Scusate. Tutte le nuove generazioni invece, se si va tipo da chi è nato dal 2005 in avanti, che hanno visto subito gli smart, per esempio
fai una telefonata, loro fanno così, col telefono. Oppure, per esempio, fai una foto, loro fanno tipo così, cliccano sullo smartphone. Quindi, per esempio, per noi è una cosa incredibile. Noi piano piano stiamo diventando probabilmente quei vecchietti che dicono: ah, ma ai nostri tempi le auto facevano rumore. Però Era pure il fondamentalmente... terzo pedale, c'è la frizione. c'erano più di 2 pedali nella macchina, capito? Vabbè, in America già da tanto che hanno questo problema. Ah, sì. Negli Stati Uniti. Però quello è il fatto, probabilmente un giorno magari i nostri figli e nipoti penseranno impossibile, madonna, ma c'erano le Formula 1 e facevano rumore. Capì? Spero di no, eh. Cioè, io sono quello a favore del rumore, soprattutto della Formula 1, soprattutto nelle competizioni. Però sì, fondamentalmente potrà cambiare molto diciamo, il senso come viene percepita anche lo spostamento, l'autovettura e tutto. Mm. Vediamo un po', visto che hanno scritto un bel po' Sì, in infatti sta chat. scrivendo pure Claudio, tra Sì, l'altro. quelle sono, vabbè, dice, pensate quanto costeranno i carburanti quando saranno di nicchia perché si tenderà a favorire l'elettrico. Eh sì, probabilmente. Eh, Io la sera dormo con la F1 2004. Sì, oggi è di nicchia, ma domani diventeranno la 95 e diesel. Sì, sì, confermo, dice Claudio. Ok, oggi è già in quella fase. Il suo stomaco non regge più le feste. e Questo quello penso che significa sia uno vecchiaia. sfottò di Christian a Claudio. Sì, sì. E quello Ci sta, ci significa sta. vecchiaia. Eh, Ah, cecchetto quando? In che senso? Allora, ai miei tempi si mangiava di meno. Quindi sì, è stata apprezzata la battuta sulla vecchiaia. sì. Allora, comunque se torniamo rapidamente alla presentazione, stavo dicendo il fatto del costo di questi carburanti, Mhm. anche Porsche ha dichiarato che effettivamente il costo è alto, però la maggior parte del costo è legata al fatto che ogni paese ha una tassazione differente per i propri Mm, carburanti. Infatti pure nei scorsi giorni è arrivato l'appello da parte di questi produttori di e-fuel, ai propri governi di poter ridurre la tassazione per poter scendere quanto più mm, possibile col prezzo di questi carburanti. Infatti proprio la Zero Petroleum, l'obiettivo è quello di arrivare al 2027 con un costo al litro di 3,70 euro, che è comunque un costo più alto mm, rispetto ai benzine e diesel. Però non lo so, magari l'obiettivo sarà quello di arrivare a un costo pari a quello della benzina e del diesel da 2035 in poi. Anche perché comunque ho visto che stanno investendo su questi impianti che non richiedono pochi spiccioli per essere mm, realizzati, anche miliardi di euro. Infatti questi sono gli impianti già operativi. Nella slide successiva ho messo alcuni degli impianti che sono già in fase di progettazione e in fase di sviluppo. E questi sono solo alcuni perché ne stanno realizzando almeno un'altra decina. E possiamo vedere appunto Texas, Spagna, due in Spagna, Australia, un paio in Norvegia, Germania, e questi dovrebbero essere operativi a partire dal 2024-25 e quello in un altro in Germania che dovrebbe essere quello più grande dal 2030 in poi. mm. Però ci sono pure altri progetti, uno in Arabia Saudita, altri in Germania, altri ancora in Norvegia e tantissimi, nessuno in Italia. Vabbè, ecco, Italia la vedo un po' difficile, arriva anche per la cultura motoristica che abbiamo. Allora, Peppe, aspetta, Mm. non mi fa venire in mente Claudio, ha iniziato a laggare. Io, Sì, addirittura. si è sentita la tua voce a tratti un po' robotizzata, Oh, forse pensando tipo a Io aspetta. Robot. No, no, Ok. aspetta, mo controllo un attimo. Ah, no, no, no. Come se hai visto un pochino il task manager che a questo giro stiamo condividendo lo schermo, quindi vedete tutto quello che cade nello schermo a questo giro. Comunque sì, alla fine immagino, mi allaccio un pochino al discorso che hai fatto tu sul fatto delle tassazioni. Praticamente l'idea potrebbe essere come quella che viene già fatto con l'elettrico, col bollo, no? L'idea che, ok, se magari non penso che poi da un giorno all'altro diranno, ok, vai, è fuel, basta. Quindi magari di togliere qualche accisa, visto che se ne parla da tanto tempo, visto che lo fai per l'ambiente e tutto, potrebbe essere Mm, anche un'idea. La butto lì. eh, Tipo, tipo il meme di Aldo Giovanni e Gian, se si potesse. Comunque non vediamo si può. altre scritte. Allora, l'Italia, vabbè, il fatto dell'accisa proporrà una bella nuova accisa. Dice Madalindria, non state facendo il gioco a giù, telefonare, sciare.
La Allora, taz... sempre Legend Auto, rispondo Sì, sì. subito al commento. Avevo letto che a regime il costo della produzione dei fuel dovrebbe essere intorno a 1,30 euro al litro. Avete info simili? L'obiettivo è quello, scendere il più possibile sotto i 2 euro al litro, come anche l'obiettivo per i produttori di idrogeno, per le stazioni di rifornimento a idrogeno. No, Tra l'altro con ma idrogeno c'è un piano di previsione che prevede addirittura che scenda al di sotto di 1 euro al litro. E magari dopo ne parliamo anche sull'autonomia delle auto a idrogeno e quant'altro, per farvi vedere appunto con un pieno quanti chilometri si potrebbero fare. Ma soprattutto anche una cosa, si spera che anche la concorrenza porti un abbattimento dei prezzi, magari, oppure lo Sì, sviluppo tecnologico, o sbaglio? sì. Sì. Ok, quindi vogliamo andare a vedere un pochino cosa parla vantaggi e svantaggi degli Sì, e e-fuel. vediamo finalmente quali sono effettivamente questi vantaggi e svantaggi degli e-fuel. I vantaggi li abbiamo un po' detti quali sono, cioè la produzione da fonti rinnovabili, la possibilità di poter continuare a utilizzare auto con motore endotermico, può essere utilizzato per i settori navali e aerei, per il settore navale e aereo, e tra l'altro un'altra cosa è proprio una neutralità carbonica, cioè ci stanno vendendo questo e-fuel perché appunto è un carburante ad emissioni neutre di CO2, perché cosa succede? La CO2 che noi preleviamo dall'ambiente per poter fare questo carburante viene emessa tal quale dall'auto. Quindi praticamente quello che prendiamo è uguale a quello che poi rimettiamo, diventa un cerchio chiuso e quindi si ha Mm, una neutralità carbonica. perfetto, quindi poi Mentre gli vedi. Mm, svantaggi, sì, effettivamente gli svantaggi sono, ci sono pochi mm. impianti per la produzione di questi carburanti. Vabbè, poi leggo che soprattutto si potranno continuare ad utilizzare i trasporti navali e aerei che invece sono molto legati Sì, comunque alla in quel caso combustione. comunque, in quel caso comunque sarebbe impensabile fare un aereo o una nave che vada a batterie, perché il peso sarebbe estremamente eccessivo, i rendimenti sarebbero più bassi perché comunque va ad aumentare molto il peso, diminuisci la Mm, capienza a bordo di quei veicoli. Allora, mm. ci sono dei commenti. Ok, allora quindi leggiamo qualche commento. Vabbè, Criscatelli dice chissà perché in questa lista non figura l'Italia. L'Italia è un po' di critica per i siti, un po' critica per i siti di produzione. Al momento gli unici disponibili sono già compromessi dalle raffinerie attuali. Sì, effettivamente c'è il fatto che l'Italia ha una grande industria siderurgica, quindi effettivamente immaginare questa cosa che di base è un'industria che consuma abbastanza con i forni, con tutto. Quindi effettivamente vedere un investimento dall'Italia così è, diciamo, sarà, diciamo, non dico difficile, ma probabilmente sarà in ritardo rispetto ad altre economie, o no? Guarda, ho letto di recente che tipo erano stati stanziati dei fondi per la realizzazione delle Hydrogen Valley, cioè Mm. dei paesi che funzionano praticamente solo con idrogeno, quindi che sia per il riscaldamento domestico, che sia per la fornitura di energia elettrica, per il trasporto pubblico. Cioè, allora, i fondi ci sono, forse un po' di meno per l'Italia, che comunque si muove un po' più lentamente, però è comunque difficile poter reggere questi passi, diciamo. Ricordiamo che comunque l'Italia a livello di energie rinnovabili comunque non è messa malissimo. Anzi, No, cioè, infatti sì, abbiamo tipo la Puglia che da prima che era il campo d'Italia, ora è diventato il campo fotovoltaico eolico d'Italia. sì. Eff- Infatti parte di questi fondi sono stati destinati Mhm. per la produzione, mi sembra, per 3 Hydrogen Valley solo in Puglia. Effettivamente quando si va tipo dalle parti nostre, noi siamo campani verso Bari, a un certo punto ci stanno colline sconfinate di paleoliche, che poi una piccola curiosità, così faccio vedere che qualcosa la so anche io, no? Ma voi lo Mm. sapete che giustamente, cioè uno magari non ci pensa, o almeno io non ci ho pensato, le paleoliche girano, cioè la testa della paleolica gira per Ah adattarsi al sì, perché vento. dipende proprio, sì, per la direzione del vento. Perché io un giorno sono stato, tra virgolette, sotto una paleolica e tipo una volta l'ho vista girare da una parte e una volta dall'altra. E ho detto, ma come? Cioè, nel senso, per me era strano, io pensavo che le mettessero strategiche, invece no, giustamente si adattano al vento. Comunque stanno Quelle le pale scrivendo... girano. Sì, comunque stanno scrivendo veramente tantissimo. Ah, Criscatelli introduce la normativa Euro 7.
che introdurrà il FAP sulle turbine degli aerei, secondo me, dice addirittura. Effettivamente so che la normativa Euro 7 è distruttiva per i diesel, perché essendo che i diesel comunque producono molto particolato, mm. come Ma anche... infatti, Mm, diciamo, per poter risolvere quanto prima per la normativa Euro 6 venne introdotto proprio l'AD-Blu perché non sapevano più cosa fare e fortunatamente si è trovata questa soluzione con l'AD-Blu che riduce comunque l'ammoniaco allo scarico. mm. Però oltre questo come fai? Che poi Cioè, una mi pare la valvola ERG pure hanno dato che in pratica alcuni gas incombusti li ributta nella camera di mm, combustione e so che quella sta facendo fare i capricci a molte macchine. mm. Ah, boh, anche perché tipo come l'MGUH che si Mm. utilizza in Formula 1, quello è il componente più difficile da realizzare per alcune case automobilistiche. Infatti verrà abolito per poter permettere proprio l'ingresso di nuovi costruttori come Audi e Ford Mhm. per i motori. Comunque dicono RG tappata, ecco, e infatti map e via a comandare perché dice poi tutti quanti a defappare le macchine. Bravo. Infatti Madalindriga dice a candela è pieno, infatti da quelle parti, proprio quando scendiamo da quelle parti è veramente pienissimo. Dice Claudio, così almeno facciamo anche le sue veci, Euro 7 sarà un grosso problema, anche per i benzina, al punto che molti produttori hanno cominciato a lamentarsi. Mm. Sì, fondamentalmente i vincoli saranno anche tantissimi lì. RG FAP sono 2K, AD Blue invece è una bella idea. L'unica cosa, l'unica fregatura che penso, cioè no, fregatura, l'unica cosa che bisogna stare un pochino attenti, infatti, è l'AD Blue, se magari ti accingi a fare un viaggio e ne hai poco, è un po' rompiscatole perché addirittura se ti finisce la D Blue è vero che mi pare addirittura 1000 chilometri prima ti avvisa la macchina, però di fatto se stai in viaggio è vero che lo puoi comprare tranquillamente ad alcuni distributori, però fondamentalmente ti si spegne la macchina e non va più. Cioè se Mm. tipo a un certo punto se la spegni e non hai AD Blue non si accende. Ah, tra l'altro, ricollegandoci pure al commento di Claudio, non riescono a starci dietro Mm, all'Euro 7, soprattutto con i motori attuali. Se ti ricordi, Peppe, io e te seguivamo proprio un seminario tenuto da quel ingegnere che sì, tratta proprio motori ad alta potenza specifica e lui era una persona che aveva pure il compito di vedere a chi dovevano andare parte dei fondi del PNRR e lui disse che attualmente con la normativa Euro 7 nessuno riesce ad ottemperare quella normativa. Quindi non lo so come che poi, faranno. che poi la cosa bella è che proprio quell'ingegnere ci disse che alla fine, sì è vero, cioè va benissimo lottare contro l'inquinamento dei motori a combustione, però c'è una cosa che inquina molto di più del motore, e sono il consumo delle gomme. Che è vero, ci sono molte case che stanno cercando di fare prodotti biocompatibili in qualche modo, però di fatto è quello, anzi, diceva le auto elettriche, visto che pesano di più, consumano più gomme, hanno bisogno delle gomme particolari. Infatti. No, anche l'ibrido essenzialmente pesa di più perché ci Es- devi andare a mettere pure un pacco batterie e quindi diciamo, ok, vuoi fare l'ibrido, però alla fine se vai vedendo il consumo di carburante è lo stesso se non maggiore, aumenta il mm, consumo degli pneumatici, il consumo degli altri sì. componenti. E soprattutto anche con l'elevata coppia che c'ha l'elettrico. Mm, sì. Vabbè, ovviamente sta pure, diciamo, un po' alla discrezione, cioè al buon senso della gente dire non è che devi premere sempre in fondo, a fondo il pedale, però di fatto ha più coppia e questo può portare a consumare di più le gomme. Dice, "Ma ah, ok. Chris Catelli ci racconta una storia sulla D-Blue e dice: 2 anni fa stavo andando in Germania per raggiungere Claudio e andare al Nürburgring. Dovevo venire anche io quella volta e non ci sono riuscito. Me ne sto ancora pentendo. Indovinate chi si accese la spia di blu nel bel mezzo delle vallate tedesche? Presente. Fortunatamente, almeno sulla mia, da quando la spia si accende si possono fare altri 5.000 km e sarei arrivato anche in Norvegia, però l'ansia ti viene, ma sì, penso sia l'ansia molto simile con qualche chilometro in più di quando si accende la spia della riserva, Mm. o no? Allora, comunque, finiamo di elencare un po' gli Sì. svantaggi di questi fuel, perché in particolare abbiamo detto che c'è una neutralità per quanto riguarda la CO2, però restano comunque tutti gli altri prodotti della combustione, ovvero il Mm. particolato, che il particolato ricordiamo appunto è uno dei problemi principali pure dei motori diesel, che produce grosse quantità di particolato, eppure gli ossidi di azoto, perché comunque quando
noi mettiamo nell'ambiente questi gas di scarico ad elevata temperatura, aumenta l'affinità chimica con l'azoto che c'è nell'ambiente. Cioè l'aria è composta per lo più da azoto e quindi si producono inevitabilmente questi ossidi di azoto, che sono anche una delle parti più inquinanti, diciamo, dei gas di scarico. I famosi NOx. Sì, continuano a E, scrivere. e poi, Allora, e poi l'ultimo svantaggio che poi ci ricollega al discorso che faremo tra poco, la rapida carrellata sull'idrogeno, la difficoltà legata alla produzione di idrogeno. E quindi ora parleremo un po' di idrogeno, ne parleremo della produzione, um, trasporto, stoccaggio. In particolare in questa slide vi ho voluto riportare proprio che è un quadro riassuntivo di tutto il discorso che faremo sull'idrogeno. Cioè, questa immagine descrive chiaramente come sarebbe un'economia basata sull'idrogeno, diciamo un'economia circolare. E facciamo pure un po'. Iniziamo subito con l'idrogeno, poi ci leggiamo questi allora, commenti. leggiamo i commenti e poi E poi andiamo andiamo ad velocissimi idrogeno. sull'idrogeno. Allora, Chris Catelli ancora torna sulla questione del viaggio, che dice puntualmente a lui si accende la spia ogni volta che sta in viaggio, che deve magari andare e tornare da Milano, nel viaggio Milano-Napoli, e gli girano un po' le scatole. Posso immaginare, diciamo, quanto gli girino. E poi Leggenda Auto che dice come freni vengono trascurati sempre nei discorsi sull'ambiente, è verissimo. Si sta facendo qualche studio su nuovi materiali che inquinino di meno, perché addirittura mi sembra di su qualche frizione l'amianto addirittura illo tempore, o no? Per i freni, sì. Venisse usato addirittura, quindi immaginate, vengono fatti degli studi, però è una cosa molto più, mettiamola così, accademica magari. Cioè, nel senso, non fa pill nelle persone. Comunque ci sono gli studi, però non viene dato al grande pubblico perché probabilmente là c'è meno margine di movimento, perché il freno deve essere almeno così. Anche se la cosa buona delle auto elettriche è proprio il fatto che si usi di meno il freno. E quindi, almeno da quel punto di vista, per le polveri metalliche sicuramente meglio. Allora, c'è anche il problema del rilascio residuo dell'ambiente carbonate durante le fasi di trasporto e stoccaggio per possibili incidenti. Sì, quante Eh. volte si sente, per esempio, incidenti magari in mare, delle navi che riversano petrolio Beh, oltre a ovunque. questo ci sono anche altri problemi legati proprio al fatto che tu disperdi, cioè rilasci benzina, perché dopo magari faremo un discorso sulla Mm, pericolosità dell'idrogeno richiamando anche la pericolosità di altri carburanti. mm. Quindi magari dopo ne parliamo pure di questa cosa. Ah, comunque Madeline Driga dà un consiglio indirettamente a Chris Cadell, perché dice: io prima di ogni viaggio faccio il pieno all'Agip e per 7000 km sto a posto. Quindi impara, Chris. Così lui sfotte Claudio, io sfotto lui. E chi sfotte te? Ci devo pensare io. No, 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 che cosa? No, per il Vai, momento vai, no, non mi ti servi preoccupare. come regista a finire che mi appendi pure tu. Tipo ti oscuro. Sì. Ah, comunque Chris Catelli dice Euro 7 proporrà pannocchie come pasticche e dischi freno in bambù. Oddio, il bambù mi pare che è un materiale molto interessante, non l'ho visto trattare. Cioè, non per queste applicazioni ovviamente, però in Sì. generale. In Quindi, generale ho scoperto avere delle belle proprietà meccaniche. però penso non sia proprio l'ideale per i dischi freni. No, per i dischi freno no. Infatti ho detto non nello specifico per quello, però sorprende, cioè nel senso uno dice il bambù è... Che ne so. Allora, comunque vediamo un po' che cos'è l'idrogeno. L'idrogeno, se vediamo un po' la tavola periodica, è il primo elemento della tavola periodica ed è l'elemento più piccolo presente in natura, il più leggero, nonché il più abbondante. Infatti costituisce oltre il 75% della materia presente nell'universo. Inoltre, un altro dato molto importante dell'idrogeno è proprio il potere calorifico inferiore, cioè la quantità di energia che noi riusciamo a ricavare dalla combustione di un chilogrammo di combustibile. E qui ho portato proprio un po' i paragoni con gli altri combustibili, il carbone, la legna, in particolare focalizziamoci sul gasolio, benzina, GPL e metano, che Sì. varia tra i 44 megajoule a chilogrammo a 52 megajoule a chilogrammo. Mentre come potete vedere l'idrogeno è quello che ha il potere calorifico maggiore, 130 megajoule a chilogrammo. Cioè, Se è vero, sostanzialmente stiamo sì, parlando due volte e mezzo quella là della benzina sì. e del diesel. Allora, quindi uno si chiede perché l'idrogeno non viene effettivamente sfruttato, allora anche nei motori a combustione interna. Il problema è legato al fatto che è sì quello che ha un maggiore potere calorifico inferiore, però è quello che ha anche una minor densità Mm. energetica, perché l'idrogeno
è, è poco denso. Ne parleremo pure dopo per quanto riguarda lo stoccaggio dell'idrogeno. Per poter immagazzinare piccole quantità di idrogeno, comunque abbiamo bisogno di pressioni molto alte. Però passiamo subito alla prossima slide che riguarda invece la pericolosità, perché molto spesso quando qualcuno inizia a parlare, c'è un bel commento lungo, magari Sì, Peppe, sì, di inizia a Legend Auto. leggertelo. Sì, Vabbè, vai, comincia a parlare io poi, così parliamo, sì, facciamo sì, questa sì. slide e poi lo leggiamo. Ok, ma quando si inizia a parlare di idrogeno, maggiormente si sentono persone che dicono però l'idrogeno è pericoloso, è infiammabile, esplode e quant'altro. L'idrogeno, i chimici lo definiscono un elemento molto amichevole Mm, perché effettivamente si lega molto facilmente con la maggior parte degli elementi della tavola periodica. Però è sbagliato subito dire che è pericoloso, esplode. Ogni combustibile ha la propria pericolosità. Un episodio che si ricordano, che viene in mente a parecchie persone, è l'incidente del dirigibile Zeppelin, che appunto sfruttava l'idrogeno per poter far volare il dirigibile. Quell'incendio è un po' particolare perché considerate quel dirigibile, non c'era un serbatoio di idrogeno, c'era un telo che confinava tutto quell'idrogeno. Un telo comunque, mm. non penso che sia stato di cotone al 100% naturale, magari anche di fibre, polimeriche, plastica e quant'altro. Quindi nel momento in cui c'è stata poi la rottura di quel Mm. telo, l'idrogeno che è stato all'interno a causa di magari elettricità, statica che si è venuta a generare e comunque si è scatenata questa combustione che è stata favorita anche dal fatto che l'idrogeno non era confinato in un serbatoio, in più c'era la struttura del dirigibile che era ferro e quindi ha favorito a Mm. poter far innescare questo fenomeno di combustione. L'immagine che vi ho riportato sotto riguarda proprio questa pericolosità legata agli incendi, perché diversi anni fa Eni fece proprio uno studio incendiando volutamente un'auto a idrogeno e un'auto a benzina. Come possiamo vedere, l'incendio di un'auto a idrogeno è durato veramente poco, perché nel momento in cui liberi l'idrogeno, esso è 15... Ah, Allora, comunque, visto che ti sei interrotto un attimo, saluto che stai scrivendo la prima volta nella chat Marinetti, immagino il 3 sia per re. Quindi, sì. Allora, tra l'altro mm, sì, mi fa piacere averlo in chat perché è un grande esperto di motore a combustione interna, è un ok. ingegnere meccanico del nostro Ateneo, Ok. che si è specializzato sui motori a combustione interna. Lo Vabbè, saluto, ingegnere. allora cogliamo l'occasione per leggere i suoi messaggi e anche quelli là precedenti, Sì, perché c'è Legend Auto, faccio un veloce riassunto, che sostanzialmente diceva che 15 anni fa ha proposto un progetto basato su idroelettrico, indipendenza energetica basato su elettrico solare per la produzione di idrogeno, per lo stoccaggio distribuito, però questo qua venne bocciato, i tempi allora non erano pronti. Effettivamente Chris Catelli dice è il tuo momento di riproporlo, e infatti dice sarei tentato. Dice Madeline Driga, se non sbaglio in Australia Toyota ha già inserito delle auto a idrogeno e hanno anche un'ottima autonomia, ma addirittura mi pare la Mirai, mi pare sì, sì, ma che... infatti Sì. non è solo in Australia. Se non sbaglio c'è anche un rifornimento di idrogeno a Bolzano, non vorrei dire Ah, cavolate. non anticipare le cose, magari ne Vabbè, parliamo dopo. mi capita, però per dire Vabbè, non è sì, 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 solo lì. ci sono dei distributori di idrogeno anche in Italia. Ok, anche il GPL era considerato pericoloso e non potevi parcheggiare nei box e manco prendere i traghetti. Tiro i traghetti sì, ma adesso non mi pare o il GPL o il metano, non puoi fare uno dei sottopassaggi e l'altro dal secondo piano interrato in poi non li puoi mettere. Mi pare che c'è ancora questa legge, nonostante ormai siano sicurissimi. Dice Marinetti, 15 anni fa forse era troppo presto, mentre ora già si parla di multi-energy system che vanno oltre la trigenerazione. Poi Leggendao dice ai tempi non c'era nemmeno la normativa specifica, per adesso si è migliorata la situazione. Marinetti ci saluta, un saluto a Francesco, quindi ti saluta in particolare. A te no, Peppe, ti odia. No, a me, ma tutti mi odiano, non ti preoccupare, ne sono abituato. Allora, rispondo pure a Claudio che scrive Mm, distributori di idrogeno in Italia dovremmo stare a 5, primo a Bolzano e tutte le... mm. Allora, ti dico, quando mi laureai nel settembre 2021 e feci la tesi sull'idrogeno e le celle a combustibile per autotrazione, l'unico che effettivamente era funzionante in Italia era Bolzano. Quando giusto un anno fa ho ripreso l'argomento per poter fare un seminario sempre sulle celle a combustibile per idrogeno con una trattazione più
nel dettaglio per quanto riguarda invece l'economia dell'idrogeno, quindi come viene prodotto e stoccato, feci la ricerca e i distributori ne erano 7. Mm. Alcuni sono principalmente adibiti per le flotte sperimentali oppure per uso giornalistico, mentre ci sono altri che puoi andare tranquillamente per poter fare rifornimento alla tua auto a idrogeno. Peppe, ti Sì. rilascio la parola, se vuoi No, aggiungere qualcosa. no, no, allora, poi io, se non sbaglio, alcune cose non sono tipo pubbliche, ma sono tipo per i mezzi, perché qualche città mi sembra Sì, che sì, abbia sì. usato proprio i mezzi a idrogeno, anche perché, mo, al di là che andremo a fare tutte le cose pro e contro, comunque la paura era, dice, che poi risponderemo a questa domanda, lo farà Francesco, dirà, ma se faccio un incidente, ovviamente una differenza è se per esempio abbiamo cariche, per esempio un'automobile che ovviamente deve comprire molto di più, un conto invece dei mezzi molto più grandi come dei pullman dove si può stare, non si può stare perché la sicurezza c'è comunque, però ci si può sentire, mettiamola così, un pochino più al sicuro magari. Mm. Ah, ma comunque diciamo subito una cosa per quanto riguarda pure la pericolosità delle Mhm. auto a idrogeno e quant'altro. Per lo stoccaggio, lo anticipo o non lo anticipo? Non lo so, perché c'è pure dopo questa parte. Lo diciamo sì, vabbè. L'idrogeno, se deve essere stoccato a bordo di un'auto, generalmente viene stoccato a 700 bar. Per Mm, darvi un paragone, il metano viene stoccato a 250 bar di mm. pressione. Quindi subito iniziano a dire che la pressione è estremamente alta, c'è il rischio e quant'altro. I serbatoi però per idrogeno vengono prodotti, sono diciamo dei serbatoi a prova di bomba, perché sono realizzati in acciaio con più strati in materiale composito e le auto a idrogeno, quella in vendita, hanno comunque ottenuto facilmente le 5 stelle ai test Euro NCAP. Va benissimo, allora mo magari poi ci arriviamo, perché anche E perché ci arriviamo. possiamo vedere sostanzialmente poi l'idrogeno come alternativa, perché può essere un'alternativa, no? Ah, c'era pure un'altra cosa, quest'altra Mm. immagine sulla destra. Ah, beh, comunque non ho finito di dire il fatto Ah, dell'incendio. ok, sì, sì, E, scusami. per quanto Mm, riguarda le auto a benzina, l'incendio dura molto più tempo perché comunque la benzina tende poi a depositarsi, quindi mm, l'incendio finisce una volta che è finito tutto il combustibile a disposizione. Mentre per quanto riguarda l'idrogeno, una volta che immetti l'idrogeno nell'ambiente, quindi rompi il serbatoio, si disperde molto facilmente perché è 15 volte più leggero dell'aria. mm. Quindi diciamo che l'incendio deve veramente velocissimo. Infatti nell'immagine c'è scritto che tipo dopo un minuto si vede l'auto a benzina che è carbonizzata, mentre l'auto a idrogeno è quasi integra. Tra l'altro proprio Toyota fece un test, prese una Mirai, il primo modello, la prese con una gru con i serbatoi pieni e la lasciò cadere. Si ruppe uno dei serbatoi perché non mi ricordo era proprio incentrato su quello il test, far rompere Mm. almeno uno dei serbatoi, però praticamente subito si è disperso l'idrogeno, quindi diciamo non è successo nemmeno nulla. Per quanto riguarda la terza immagine, quella rappresenta proprio il ciclo idrologico dell'acqua, Mm, perché tempo fa mi capitò questo studio da parte dell'Università di Oxford, mi sembra, mm. dall'uni- Sì. leggo il commento Fa- di le fie- Legend Auto, fa le fiammate dietro, spettacolare. Mm. Ok, però immagino che compra tipo un'auto a idrogeno solo per darle fuoco. Allora, quello rappresenta il ciclo idrologico dell'acqua, perché tempo fa mi recapitò questo studio da parte dell'Università di Oxford, se ricordo bene, dove dissero il vapor d'acqua che viene prodotto dalla cella a combustibile è comunque un gas serra inquinante. Mm. Allora, che il vapor d'acqua, vapore acqueo, è uno dei principali gas a effetto serra, non ci voleva un'università prestigiosa per saperlo, perché comunque consideriamo il nostro pianeta. Più del 70% della superficie del nostro pianeta è composta da acqua. Se mi sono segnato proprio il dato preciso, sono 1390 milioni di chilometri cubi Mm. di acqua presenti sul nostro pianeta. Se consideriamo che in un metro cubo ci stanno 1000 litri d'acqua, fatti un po' il conto, Peppe. Non ora, ovviamente non farlo realmente il conto. No, ma non l'avrei fatto comunque, non ti E preoccupare. il ciclo idrologico che cos'è? Praticamente l'acqua evapora, arriva in atmosfera, si condensa, si fanno le nuvole e poi ci sono i vari precipitati che a seconda delle condizioni possono essere pioggia, brina, neve o grandine. Quindi questo ciclo non può essere fermato perché come capiamo bene, essendo costituito il nostro pianeta per lo più da acqua, è normale che ci sia questo, questo ciclo idrologico che comunque favorisce la formazione di vapore e acqua. E quindi volevo giusto fare questa nota. Mm. Ok, Diffidate dalle università prestigiose. quindi
quindi la prossima domanda è, quindi come vediamo l'idrogeno come alternativa? Per quali motivi? Allora, qua ti ho messo un po' quelli che sono gli aggettivi che descrivono meglio questo nostro amico green, diciamo, perché l'idrogeno è pulito, versatile, sinergico, innovativo, funzionale, interconnesso, però vediamo più nel dettaglio che cosa significa. Pulito, cioè negli utilizzi finali l'idrogeno non produce CO2, perché tra l'altro è un combustibile che non ha molecole di carbonio al suo interno e quindi non produce CO2 negli utilizzi finali, attenzione, ci tengo a Sì. specificare. Poi dicevi versatile. Versatile sì, perché difficilmente da quanto si crede può essere facilmente immagazzinato, trasportato e utilizzato. Qui vi ho riportato alcuni esempi, tipo la prima immagine è il serbatoio di idrogeno liquido utilizzato dalla NASA. Mm, Poi ci sono delle navi per il trasporto di idrogeno, anche allo stato di idrogeno gassoso. Allora, questo è un idrogenodotto. mm, Perché? Pure in questo caso si è visto che alcune reti di distribuzione del gas naturale già riescono a trasportare agevolmente una miscela di gas naturale e idrogeno a percentuali del 15-20%. Le reti attuali, senza modifiche. E mm, infatti adesso avevo riportato quella che è la rete di distribuzione del gas naturale di Snam, mm. che è una delle società di distribuzione energetica probabilmente la più grande in Italia, perché loro proprio hanno condotto questo test in una città in provincia di Salerno. Iniziarono con concentrazioni del 5% e sono saliti fino al 15%, hanno visto che le loro reti già riescono a resistere. Però si possono realizzare degli idrogenodotti per poter trasportare effettivamente solo idrogeno, Mm. perché essendo che è molto affine con gli altri materiali, specialmente pure con i metalli, se ci sono delle porosità all'interno delle tubature, l'idrogeno potrebbe disperdersi e quindi per gli idrogenodotti bisogna prevedere anche una coibentazione interna Mm. per evitare che possa fuoriuscire da porosità e quant'altro. Per quanto riguarda sinergico e interconnesso, perché l'idrogeno permette di sfruttare al meglio quelle che sono le fonti rinnovabili, perché eh, in Italia non abbiamo un elevato potenziale rinnovabile, non ci sono molti posti dove poter sfruttare magari l'energia del sole o l'energia del vento. Però ci sono molti posti che hanno un elevato potenziale rinnovabile e non a caso adesso avevo riportato quella che è la metratura, la superficie dei deserti che ci sono nel nostro pianeta. Ovviamente non diciamo il deserto del Sahara, il deserto libico, ma alcuni deserti più piccoli che hanno comunque un elevato potenziale fotovoltaico, come pure in Nord Africa. Mm. In quel caso, sfruttare il fotovoltaico lì significherebbe riuscire a produrre una quantità di energia elettrica molto maggiore rispetto a quello che riusciremmo ad ottenere qui in Italia. Però, ovviamente, che cosa fai? Metti degli impianti rinnovabili lì, poi dopo come le porti l'energia elettrica al punto di utilizzo finale? Eh sì. Se vuoi fare delle reti di distribuzione, significa che devi spendere miliardi di euro per poter fare delle reti di distribuzione in alta tensione e media tensione. Sì. No, soprattutto dice Leggenda Auto abbiamo tutti i Abbiamo tutti i capannoni capannoni di da Cavoli, coprire. pure se prendiamo la città di Napoli, quella Mm. sarebbe proprio tutti i tetti degli edifici, pure potrebbero essere sfruttati per Mm. l'energia fotovoltaica. Ma anche se da questo punto di vista l'urbanizzazione gioca un pochino a svantaggio perché? Perché praticamente i pannelli fotovoltaici in una sola casa, cioè riescono a, diciamo, a soddisfare il fabbisogno di quella casa, almeno nelle ore di giorno, mentre Mm, invece con un palazzo è un pochino più difficile perché ci sono più case che hanno magari un solo pannello fotovoltaico. sì. Quindi poi stavi Allora, dicendo poi... allora, perché Mm, appunto può sfruttare meglio le fonti rinnovabili? Perché in questo caso non fai una rete di distribuzione dell'energia elettrica, ma puoi utilizzare quell'energia rinnovabile per poter produrre idrogeno mm. totalmente green che può essere più facilmente trasportato al punto di utilizzo finale, Ma infatti dove può essere poi utilizzato, era alla sì, fine quello che dicevano anche all'inizio. Tu che fai? Praticamente usi le energie rinnovabili per fare così? Sì, perché effettivamente potresti mettere energie rinnovabili in posti più difficilmente accessibili, no? E poi trasportarli meglio. E praticamente diventerebbe quasi un vettore di energia. sì, come abbiamo visto prima Porsche che per Mhm. l'impianto di e-fuel ha scelto il Cile, Sì. nonostante sia più lontano dai centri di utilizzo in Europa per quel tipo di carburante. Mhm. Perché comunque loro hanno dichiarato che effettivamente gli costa meno trasportarlo piuttosto che produrlo in un'altra zona. Mm. Beh, quello poi ci Allora, sono, ognuno fa poi i propri conti fondamentalmente.
perché poi ci sono tutte anche le questioni logistiche. Mm. Ok, Ma quindi poi vediamo anche il passiamo perché avanti. innovativo? Sì, vediamo anche perché è innovativo, perché effettivamente permette di dar libero sfogo alla creatività di una persona. Qua vediamo alcuni esempi, che sono ad esempio una turbina che può essere utilizzata per un impianto turbogas per la produzione di energia elettrica. Infatti questa turbina è stata testata per funzionare con una miscela di gas naturale a alte concentrazioni di idrogeno, Mm, senza fondere, senza avere problemi vari. Poi possiamo vedere un camion a cella a combustibile. mm, Questo è un progetto di Airbus, forse non ho messo una presentazione, però effettivamente non abbiamo tanto tempo, quindi me mm. lo anticipo. Airbus ha intenzione di realizzare nei prossimi 10 anni 3 aerei che vadano a idrogeno, che siano carburanti realizzati tramite idrogeno verde oppure idrogeno che alimentano questi turbofan. Scusami, perdonami l'ignoranza in merito, quindi comunque non saranno elettrici oppure No, no, non saranno... elettrici. Eh? Non saranno né elettrici né... Quindi, quindi non come celle a combustibile che poi vedremo no, dopo. Perché no. effettivamente c'è questa distinzione tra l'idrogeno che effettivamente ha un grande potere calorifico, che però dice perché non lo fate scoppiare e le auto a idrogeno sono Allora, elettriche e poi il vedremo. discorso è sempre lo stesso, perché effettivamente rimuovi la CO2, non emetti più CO2, però restano comunque tutti gli altri Mm, prodotti della combustione, quindi ossidi di azoto e particolato. Quell'altra foto che c'è sopra, quella è una mega città che stanno realizzando in Arabia Saudita, praticamente una città che è incentrata tutte sulle fonti rinnovabili mm. e praticamente sfrutta come mezzi di trasporto solamente i mezzi a guida autonoma. Il progetto è estremamente ambizioso, veramente ci vorrà tempo per finire di realizzare questa mega città, però in parte, una parte già è stata realizzata e persone già ci abitano. Mm. Quindi Peppe, se tu ti vuoi trasferire in Arabia Saudita si chiama No, Neom. che poi ci sta anche un'altra che si chiama The Line. Stanno facendo una città, tipo come se fosse tipo una linea, Mm. su più livelli, tipo sfruttando tipo specchi, fotovoltaici, tante cose interessanti. Effettivamente hanno molta fantasia da quelle Sì, sì, no, parti, eh. non l'ho riportato nella presentazione, ma tipo pure Toyota che sta realizzando una valley a idrogeno vicino al Monte Fuji, Mm. o all'Himalaya, no, vicino al Monte Fuji. Vabbè, diciamo che la tecnologia sta cercando di prendere piede. Sì. Allora, poi nell'ultima slide sugli aggettivi dell'idrogeno, Ci abbiamo funzionale. sì, ci abbiamo funzionale per cui può essere utilizzato in vari ambiti molto agevolmente. Qui ho riportato proprio alcuni esempi, cioè le caldaie ad uso domestico, che già le potreste mettere pure ad esempio a casa vostra, però ci sarebbe il Mm. problema dell'approvvigionamento dell'idrogeno poi. Mm. Per quanto riguarda i trasporti pesanti, perché questi sono proprio gli autobus che circolano a Bolzano, Mm. sono una flotta di autobus che funzionano a idrogeno, a cella a combustibile a idrogeno. Per il trasporto ferroviario, perché pure qui si sono fatti dei test sulle tratte che non sono elettrificate Mm. e che praticamente o utilizzi delle locomotive che vanno con motori diesel, oppure Mm. un'alternativa molto valida se risultata essere proprio l'utilizzo delle celle a combustibile. E poi l'immagine in alto a destra, quella è un'acciaieria in Svizzera che è stata riconvertita utilizzando degli altiforno che funzionano a idrogeno. Quindi si Mm. sono avuti degli abbattimenti delle emissioni di CO2 estremamente alte. Ovviamente qua i costi sono sproporzionati, quindi diciamo fare un investimento del genere al momento significherebbe che l'azienda non riuscirebbe a vedere un guadagno per parecchio tempo. Sì. Comunque, Francesco, c'è una domanda, una curiosità. Ma si può addizionare l'idrogeno al carburante normale, tipo quando hanno fatto gasolo più metano? Ah, Prim- sì, Mm, ok, perché prima ti c'erano... risponde anche perché c'è Vinny7J che per la prima volta scrive in chat e quindi lo Ok. saluto. Vai. Allora, sì, infatti tempo fa lessi proprio questa cosa, che c'erano degli impianti tipo quelli per il GPL che adduzionavano in una camera di combustione una certa quantità di idrogeno compresso, quindi già è stato fatto. Forse non ha Mm, preso proprio piede come magari gli impianti GPL o metallo, però c'è una cosa da dire. Allora, la tecnologia idrogeno si stava sviluppando parecchio nella metà del Novecento, magari negli anni 70 se ricordo bene. Solo che cosa è successo poi? C'è stato il boom del petrolio, si sono trovati un sacco di giacimenti di petrolio, era poco costoso perché c'erano in quantità enormi, si prestava a far tutto e quindi le tecnologie a idrogeno vennero poi accantonate perché già si aveva qualcosa a disposizione che permetteva di essere estremamente versatile, cioè il petrolio. mm.
Ma alla fine è successo così anche con l'elettrico. Sì, pure l'elettrico, Cioè, perché infatti le prime auto erano proprio auto elettriche con batterie al piombo, estremamente pesanti, poco efficienti. però intanto c'erano, ma soprattutto poi Sì. avevamo visto che c'era una Fiat Panda con la presa di ricarica. Mm. Sì. Comunque, ma dall'intriga pure a di qualcuno millante che si possa fare vendendo kit di modifica e dicono facciano risparmiare carburante. Io non ho mai visto riscontro in merito. Allora, di fatto, io l'avevo visto pure io questa cosa e probabilmente l'ha visto anche Madalindriga. Di fatto, anche quando vedremo il processo, come viene fatto con l'elettrolisi, alla fine tu vai a creare idrogeno e ossigeno. Sono esperimenti che fanno fare anche a scuola in alcuni casi, no? Ah, sì, tra l'altro io avevo, Mm, non lo sento, un po' un amico che faceva proprio il meccanico. mm. Ah, mi sembra che ha aperto pure una bella officina grande col padre a Melito. No, a Melito, vabbè, non mi ricordo dove. E lui si divertiva con la sua auto, se la smontava, si Mm. revisionava il motore da solo, si fece l'impianto GPL da solo e mi disse che quando fece l'impianto GPL lui voleva fare proprio un impianto per l'adduzione di idrogeno, Mm. solo che non era riuscito a trovare con i suoi fornitori un impianto del genere perché ancora non era arrivato No, ma poi qui dalle nostre parti, forse nemmeno in Italia, non lo so. il problema poi, e poi vedremo anche adesso che nella prossima slide parleremo anche dei colori dell'idrogeno, perché Sì, l'idrogeno ha colori, nonostante sia inodore e incolore, il colore, come sì, gas, esattamente. di fatto ha dei colori. Questo esperimento l'avevamo fatto e c'era la produzione elettrolitica con acqua distillata direttamente in macchina. Il problema è uno che consumavi più energia per fare l'elettrolisi che poi quello che riuscivi a guadagnare a livelli di, proprio di combustione. Mm. Quindi non era molto vantaggioso quel caso se stiamo parlando dello stesso caso, perché io mi ricordo che effettivamente c'era qualcuno che l'aveva montato direttamente in auto. Sì. Allora, ha anticipato proprio questa cosa, i colori dell'idrogeno, Mm, quindi puoi cambiare slide. Allora, perché si parla dei colori dell'idrogeno? Come avevo detto, appunto, l'idrogeno è in colore, appunto è in colore, quindi perché si parla dei colori? Perché i colori distinguono il tipo di procedimento che si è utilizzato per poter produrre quell'idrogeno, in particolare quello che sarebbe, quello che permetterebbe la decarbonizzazione dell'intera filiera industriale sarebbe l'idrogeno verde, cioè quello prodotto solamente con fonti rinnovabili e quindi tramite quel procedimento che è detto elettrolisi, cioè consiste nello scindere l'acqua che è costituita da H2O nei suoi costituenti elementari, quindi idrogeno e ossigeno. In particolare poi possiamo vedere l'idrogeno grigio, che è quello, diciamo, più zozzo, che viene prodotto da fonti rinnovabili e produce grosse quantità di CO2 per ogni chilo di idrogeno prodotto. E vedremo tra poco uno di questi metodi che vi ho voluto portare proprio come esempio. Poi c'è l'idrogeno blu, l'idrogeno rosa. L'idrogeno rosa è sempre elettrolisi, solo che l'energia elettrica viene fornita dalle centrali nucleari. E vabbè, quindi possiamo andare avanti, possiamo vedere il primo metodo che è lo steam metal reforming, che è quello che attualmente produce più del 50% di idrogeno nel mondo. Ok, stavo leggendo il commento di Madalendriga. vabbè, La leggilo mia nel vecchia... caso direttamente. Allora, la mia vecchia azienda ne montò uno sul furgone che faceva giornalmente i monopoli in Ola, ma dopo un paio di mesi lo smontò. Perché effettivamente non conveniva ancora, già all'epoca, già ora non conviene più di tanto, che come vedremo poi i distributori sono pochi e il prezzo dell'idrogeno è comunque abbastanza alto. Allora, comunque, per quanto riguarda lo steam metal reforming, in questo caso che cosa si fa? Si utilizza gas metano per poter Mm, poi produrre idrogeno. Praticamente gli stabilimenti sono quelli come mostrati in figura. C'è però un problema con questo tipo di processo perché per ogni chilo di idrogeno che viene prodotto se ne producono 10 di CO2. Una mm, domanda che mi venne fatta l'anno scorso è: a questo punto non è meglio che prendiamo il metano e lo bruciamo nell'auto? Il problema è bella legato al fatto domanda. che queste infrastrutture ci sono anche abbastanza sparse perché l'idrogeno che viene prodotto, che veniva prodotto con queste infrastrutture, serviva per produrre poi successivamente ammoniaca che serviva per produrre i fertilizzanti, Mm, che hanno permesso un rapido incremento demografico a partire dagli inizi del 1900 ad oggi. Perché senza i fertilizzanti comunque la maggior parte degli alimenti di uso comune che ci sono nelle nostre case non sarebbero poi così comuni. Quindi diciamo questi impianti ci sono e bisogna trovare il modo di poterli sfruttare fino a quando non avverrà mm, poi la completa conversione mm. ad un'economia green, diciamo. E quindi il metodo quale sarebbe? Produrre idrogeno tramite questo metodo.
ed effettuare poi quella che viene detta carbon capture and storage, cioè la cattura e lo stoccaggio della CO2. Mm. Con questo metodo comunque si riesce a ridurre del 70-80% la quantità di CO2 prodotta e si Mm. ottiene quello che poi viene definito idrogeno blu, cioè Ok. prodotto da fonti rinnovabili però effettuando la cattura e lo stoccaggio della CO2. Allora, la parte successiva, magari, quello è il metodo che viene prodotto. Bisogna prima desolforizzare il metano perché eventuali parti di zolfo possono dar fastidio. Notizia, l'Inter sta vincendo. Ok, Peppe, Ge- ti interessa? Allora, Oddio, fa sempre piacere quando le italiane vanno avanti in Champions, ok, in Europa. vabbè, a me non me ne frega del calcio, quindi lascia a te la Ma notizia. lasciate A perdere, Peppe fa Francesco è una piacere brutta perché... persona. Sì, sì. Insieme a Claudio che non si guarda manco la Formula 1. Eh sì, mi hai sentito. Ma Claudio sì, non va perdonato nulla, solo per la Formula 1. Poi che cosa succede? Vengono fatti dei Mm. procedimenti a una certa temperatura. È importante dire che questi procedimenti vengono fatti in ambiente inerte, quindi senza ossigeno, perché altrimenti se ci fosse dell'ossigeno, vai a mettere questa carica all'interno del forno, si incendia tutto. E quindi sono queste. E poi passiamo a quello che effettivamente ci interessa, che è l'elettrolisi dell'acqua. Come avevo Aspetta, detto prima, aspetta eh? che hanno nominato una cosa bella. Peppe, ma una bella smart a idrogeno. Allora, la smart è stata nominata anche questa live. Doveva essere nominata più in avanti, perché se ci arriviamo parliamo anche di una notizia che parlava di una vettura Forse non targa. ci riusciamo, mi sa. No, stiamo andando molto. Comunque, fateci sapere come vi sta sembrando, cioè, se effettivamente. È troppo noiosa, cerchiamo di No, 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 alleggerire un no, po' la cosa. assolutamente no, perché è un argomento che ci è stato chiesto e sicuramente sono interessati, ma soprattutto se vi sta facendo scoprire nuovi aspetti dell'idrogeno, perché effettivamente magari c'è anche un po', non lo so, si cerca anche un pochino magari di veicolare, come dicevano, la cosa magari più sull'elettrico, sulle batterie chimiche, mentre invece questa può essere una validissima alternativa. Quindi cosa ne state pensando? Soprattutto se una cosa del genere vi sta piacendo, dice, ah, guarda quante cose sto scoprendo, quante cose magari sapevate già, fateci sapere in chat. Comunque, nel Diciamo le parti che frattempo, verranno dopo saranno parti un po' più tecniche, mhm. che magari alcune le trascuriamo pure, però Sì, se allora i nostri noi spettatori sono ricordiamo, interessati possiamo comunque passare del mhm, materiale tramite i nostri canali network e quant'altro. esatto, perché Allora, leggo comunque, pure un po'. come abbiamo visto prima, ci sono anche delle formule chimiche. Chi vuole, contatta Claudio, perché solitamente lui è il veicolo di informazione. Se capitate anche sui profili miei e di Francesco, soprattutto Francesco, e vi manda il materiale. Quindi, se volete approfondire qualcosa in più. Comunque, abbiamo un nuovo messaggio. To97 dice: Ciao, una curiosità. Tornando al discorso dello stoccaggio e uso dell'idrogeno in tradizionali motori a combustione interna, dato che è l'elemento più piccolo, come si fa a fronte alla permeabilità del materiale delle pareti, che non è affatto un problema? Un saluto a Francesco. Quindi questo qua mi sa che è un amico tuo. Sì, pure lui lo conosco, un altro ingegnere motorista, tra l'altro. Ah, ok. Che, Stasera, che stasera d'altronde fa tra Giordano su Rete 4, ma dall'Indriga, e la partita sul 5 meglio idrogeno. Quindi Ah, va vi benissimo così. ringraziamo. Salutiamo Allora, anche magari Chris. per il discorso dello stoccaggio ci arriviamo tra pochissimo, perché Sì. ora parliamo velocemente dell'elettrolisi e poi passiamo poi allo stoccaggio Ok, e quindi poi al direttamente trasporto allo dell'idrogeno. stoccaggio. No, boh, magari diciamo giusto Mhm, come viene prodotto l'idrogeno verde, cioè tramite l'elettrolisi dell'acqua. Come abbiamo detto mhm. prima, si utilizza una cella elettrolitica che scinde l'acqua nei suoi costituenti, che sono appunto idrogeno e ossigeno. Magari pure questa parte, qui ci sono poi le reazioni che avvengono all'anodo e al catodo, cioè all'elettrodo caricato positivamente e quello caricato negativamente. Poi c'è pure una prima distinzione dei tipi di elettrolizzatori che possono essere utilizzati. Pure qui sono solo alcuni perché le ricerche sono tantissime. Si sta veramente lavorando Mm. tantissimo sull'idrogeno e se ne leggono di Aspetta, notizie ogni giorno. Francesco, giusto per dire come funziona l'elettrolisi proprio a soldoni, fondamentalmente acqua distillata, no, se non sbaglio non acqua distillata, perché comunque sostanzialmente si mettono delle cariche elettriche dove passa una corrente e questa corrente fondamentalmente fa dividere Mm. ossigeno e Allora, idrogeno, il fatto di correggimi se utilizzare acqua sbaglio. distillata, sì,
puoi utilizzare acqua distillata perché se utilizzi acqua che prendi dal rubinetto, puoi comunque fare Mm. l'elettrolisi, però hai un'efficienza più bassa perché si possono ossidare gli elettrodi. Ok. E per esempio una curiosità, mo, una domanda che ti faccio, il fatto che la distillata non faccia passare corrente, però comunque si parla di campo elettrico, però, mi E sa. là poi dipende dal tipo di membrana che devi utilizzare. Infatti, la maggior parte delle celle elettrolitiche, gli elettrolizzatori delle celle a Mm, combustibile che vengono utilizzati si differenziano principalmente dal tipo di membrana polimerica utilizzata e dal mm, tipo di elettrolite che viene utilizzato. capito, Quindi pure quindi... lì c'è una distinzione. Dopo mm. ho messo una tabella un po' con i valori che sono un Mm. recap generale dei tipi di celle. Quindi fondamentalmente passa corrente, fa dividere l'ossigeno e l'idrogeno all'H2O e quindi si crea idrogeno e ossigeno. Questo Poi per... qualche volta Mm. proviamo a fare noi un elettrolizzatore fatto in casa, lo Eh, possiamo vedere in live. ma... Ci provo io, mi prendo io il Mhm. rischio. Sì, ma di fatto non è una cosa No, complicatissima. infatti non ci vuole nemmeno tanto. Infatti, per poter tipo accelerare il processo, se lo fai in casa, prendi un barattolino, una Mm, batteria pure quella da 9 volt, lo potresti fare. mm, Per poter accelerare il processo ci metti del bicarbonato nell'acqua. mm. Bene, allora lo faremo, magari poi Lo farei. vediamo con Claudio poi. Lo Allora, farò a casa di qualcun mhm. altro, così se incendio qualcosa Intanto ho ancora lo studio che intatto. allora comunque vediamo allora vabbè vi cerco su LinkedIn ha detto Leggenda Auto. Beh, Chris Catelli già l'avevo salutato che dava la buonanotte. Lascia calcare l'acqua normale poi fa deposito, sì, dopo la pubblicità dopo la pubblicità della resistenza della lavatrice, sì, quello è un classico che fanno sempre. Lavatrice e lavastoviglie sono Mm. sempre quelle due che effettivamente hanno tanto a che fare con l'acqua, che molto spesso è anche calcarea, perché poi, se non erro, è proprio il fatto che l'acqua potabile, proprio tipo il cloro che ci mettono, porta comunque a fare questi sedimenti, se non sbaglio. Poi, questo qua, chimica, cioè qua ce ne intendiamo un pochino di meccanica, meno di chimica. Francesco un po' di più. No, no, allora, qui ci sono un po' una classificazione appunto Mhm. dei tipi di elettrolizzatori più comuni, però ce ne sono tanti altri e l'immagine di dopo vi mostra effettivamente quanto possono essere grandi questi elettrolizzatori. Per quanto riguarda le industrie, quelle là difficili da battere, potremmo utilizzare idrogeno e mettere questi elettrolizzatori che sono grandi quanto dei container Mm, fuori dall'azienda. In particolare poi c'è l'immagine del dettaglio di cosa c'è all'interno del mm, container. Ci sono anche elettrolizzatori più piccolini, addirittura c'è quel piccolo in basso a destra che viene prodotto da una società italiana che mm. produce proprio questi elettrolizzatori plug and play, cioè tu carichi acqua e ti produce idrogeno. Quindi più piccoli di così non si può fare. E poi ho messo giusto un accenno a quelli che sono altri metodi per produrre l'idrogeno, però sono veramente pochi metodi perché ce ne sono davvero tanti altri e tanti altri ancora in fase di ricerca. In particolare ho riportato la buccia della banana perché quello è uno degli ultimi studi che lessi Mm. dell'Università di Losanna che utilizzarono gli scarti di cibo, le biomasse, per Mm. poter produrre idrogeno tramite delle lampade all'oxeno ad alta concentrazione. E quindi perciò ho riportato la buccia della banana perché loro hanno utilizzato proprio bucce di banana per poter produrre Mm. idrogeno verde. Ok, e passiamo ora allo stoccaggio. Perché per quanto riguarda lo stoccaggio, allora, scusa, mi stanno Sostanzialmente chiamando. già vediamo che c'è quella là che è stata nominata più e più volte perché penso sia stata la prima auto sostanzialmente di largo consumo, tra virgolette, ad idrogeno. Sì, La Mirai. quella era appunto la Toyota Mirai. La prima generazione era, se non mi sa, fu la prima auto a cella a combustibile che venne venduta. A Mentre poi proposito, hanno fatto. c'è Dimmi. una domanda da parte di Claudio, perdonami se ti disturbo. Allora, perché sostanzialmente, a parte che ci fai complimenti, grazie mille, sempre il cuoricino. Questa volta il cuoricino è stato fatto a Claudio, solitamente viene fatto sempre gente alla chat, visto che in questo caso è effettivamente una persona della chat, il cuoricino va a lui. Dice, nel corso di una conferenza stampa parlarono della possibilità di avere questi container per la produzione di idrogeno alle stazioni di rifornimento. In questo caso si produrrebbe idrogeno idoneo al rifornimento stesso in loco, ma che ne pensate della fattibilità? In verità le stazioni di rifornimento a idrogeno, la maggior parte comunque
producono idrogeno, diciamo, al momento, perché parte di queste stazioni di rifornimento sono comunque adibite con degli elettrolizzatori e delle celle fotovoltaiche per poter produrre poi idrogeno lì sul posto. Mm. Allora, ti risponde Madelindriga, forse la spesa sarà tanta, ma la resa penso possa ripagare. E dice Leggendauto è fattibile. Allora, di fatto, poi un discorso anche un pochino generale è che, dice Claudio, però mi pare debbano stare comunque vicino a sorgenti di acqua. Quello, se non Mm. sbaglio, sempre conviene stare vicino a sorgenti d'acqua, anche per questioni di calore, in genere per smaltimento del Mm. calore. In Allora, generale comunque mo fa arriviamo sempre comodo. finalmente, arriviamo alla maggior Mm, criticità mm. dell'idrogeno, ovvero lo stoccaggio. Aspetta, fammi dire soltanto una cosa, che poi abbiamo già ripetuto altre volte, era il fatto che comunque quello che si spera è sempre che adesso prendano e migliorino sempre le tecnologie, perché poi magari, per esempio, come dice, forse la spesa sarà tanta, ma si spera tanto che la spesa sarà inizialmente tanta e che poi piano piano cominci a diventare, diciamo, positiva. Magari si scopre qualche altra tecnologia. Pensate magari, che ne so, già 20 anni fa non si pensava di poter usare il touchscreen su un telefono. Chissà, poi la tecnologia va sempre avanti, ovviamente tutto nei limiti della fisica, però si spera sempre di nuove scoperte e miglioramenti. Dice Claudio Bolzano Docet. Allora, ora arriviamo a una delle Mm, principali criticità dell'idrogeno che è proprio lo stoccaggio. Anche qui ci sono diversi metodi per poter stoccare l'idrogeno, però principalmente quelli che ci interessano per quanto riguarda l'uso automobilistico sono due, cioè allo strato gassoso e allo stato liquido. Per quanto riguarda lo stato gassoso, noi prima abbiamo detto che l'idrogeno è quello che ha una densità energetica più bassa. Ora per fare un paragone, prendiamo in considerazione proprio la Toyota Mirai, la seconda mhm. generazione, che i serbatoi di idrogeno ne sono 3 per un totale di 5 kg di idrogeno stoccato. Se noi volessimo stoccare 5 kg di idrogeno a temperatura ambiente e pressione atmosferica, avremmo bisogno di un contenitore da 55.000 litri. Quindi per poter fare entrare tutto in serbatoi da 25 litri, noi abbiamo bisogno di stoccare a una pressione molto elevata, cioè circa 700-750 bar. C'è stato qualche commento? Sì, sì, avevo il primo messaggio nella chat di Andrea. Buonasera a tutti, ragazzi. Mi sono collegato tardi e non so se avete già parlato, ma un commento sul lavaggio interno motore a sul lavaggio interno motore ad idrogeno, valido o meno, va molto di moda negli ultimi anni. Intanto saluto Mm. Andrea che è la prima volta che scrive. Non lo so, un commento sul lavaggio motore ad idrogeno. Questa cosa mi è nuova, non l'ho mai sentita. No, magari ci scrive lui cosa intende. Dacci qualche altra informazione, così almeno proprio nello spirito, come dice sempre Claudio, di bere una birra tra amici, così aggiungiamo anche a nuove informazioni. Quindi facci sapere. Ah, Claudio ha risposto però, a tipo Hydro Maverick. Dice non trovo benefici realmente tangibili. Ha detto Claudio. Ok. Quindi appunto abbiamo bisogno di pressioni estremamente elevate, però significa che noi dobbiamo pure stoccare a quella pressione e quindi abbiamo bisogno di un compressore multistadio che comunque ha bisogno di un Mm. quantitativo energetico per poter funzionare. Cioè, come abbiamo detto prima, i compressori per le stazioni di rifornimento metano già ci sono, devono portare il metano a 250 bar per essere stoccato, mentre in questo caso abbiamo bisogno di compressori più potenti. In generale si utilizzano dei compressori multistadio per poter poi portare l'idrogeno a 750 bar per poter essere stoccato in questi serbatoi più piccoli. Come abbiamo detto prima, questi serbatoi sono poi realizzati in acciaio e con più strati di materiale composito in maniera tale da poter essere estremamente resistente agli urti e hanno poi degli strati interni che rendono la materia esterna difficilmente permeabile, cioè fanno in modo che l'idrogeno non fuoriesca da eventuali porosità oppure sia permeabile alla materia del serbatoio. In particolare poi un altro utilizzo dell'idrogeno sarebbe allo stato liquido, però l'idrogeno liquefa a una temperatura estremamente bassa. Peppe, vai avanti con la slide. Sì, sì. Allora, intanto, allora,
è continuata la cosa, perdonami, visto che ne approfittiamo di questa piccola pausa, cioè nel senso tra una slide e l'altra, perché allora Madeleine Driga dicono dia dei vantaggi, ma lo dice chi vende, quindi questa cosa mi ha fatto ridere perché tipo mi sembra la cosa acqua io come l'acqua. È buona, capito? Vabbè. Vecchi ricordi, cose vecchie. Allora, in pratica si utilizza una dose di idrogeno per alzare le temperature in camera di combustione e bruciare i residui carboniosi dovuti alla combustione classica. È uno dei marchi più famosi, ok? Allora, però ti rispondo di una cosa, perché quando abbiamo fatto, perdona, prendo un attimo io Vai, la vai, palla al vai. balzo, perché quando abbiamo fatto l'esame di macchine con il buon professor Gimelli, allora, effettivamente non ti serve, cioè potenzialmente non ti serve l'idrogeno per alzare la temperatura in camera di combustione. Il problema arriva anche ai limiti strutturali che può avere il metallo o eventualmente l'alluminio di cui è la ghisa, per esempio, di cui è fatto tendenzialmente un motore o metallo. Perché sostanzialmente tu stai lontano dal rapporto stegiometrico. Pensa che una camera di combustione con la benzina può arrivare anche a 2300 gradi, se non sbaglio. Quindi non lo so, cioè, mo non conosco bene la cosa, leggo che mi hai detto diciamo di buttarlo come una sorta di additivo alla benzina, però tecnicamente ti basterebbe semplicemente cambiare il rapporto ossigeno, cioè aria, combustibile per arrivare a questa cosa che sostanzialmente si tiene lontano il rapporto stechiometrico e sarebbe quello dove tu praticamente hai il miglior rendimento, proprio per una questione, anche perché poi c'è anche un bilanciamento di cose, perché sì è vero che bruci di più, però se non sbaglio quando alzi le temperature produci più CO2, se ne abbassi produci più NOx e particolato. Mo è un esame che ho dato un po' di tempo fa, quindi prendetele un po' con le pinze queste cose. Comunque anche la buona di Emma fece un video in me. Ah, Emma Motorsport, sì. Un video. Allora, per pulire il motore all'interno, cioè dicono red line poi dice io sono del parere che aumentare la temperatura di esercizi in camera di combustione possa creare problemi, poiché il motore non è fatto per quello. Sì, effettivamente, come dice Claudio, che diciamo sa il fatto suo, sostanzialmente dice fondamentalmente i motori vengono progettati in quel modo, quindi effettivamente qualsiasi cosa fai dopo, effettivamente potrebbe essere anche controproducente perché vengono studiati in un certo modo. I vecchi carri di me. Infatti, Scusami, vai. infatti non ho messo tipo in queste slide, però comunque lo trattai la scorsa volta. Ci sono dei motori a combustione interna che utilizzano l'idrogeno che possono essere facilmente riadattati, però appunto vanno riadattati facendo delle modifiche magari alla camera di Mm. combustione, testata, tipo di iniettori, cioè valvole differenti. Sono facilmente adattabili, però comunque effettivamente vanno adattati perché altrimenti non riuscirebbero a sopportare quelle condizioni di esercizio. Comunque, una volta, se non so se ti ricordi, facevano le macchine tipo o all'olio di semi di girasole, facevano L'olio andare di tipo. colza. Eh, soltanto che però dovevano cambiare mezzo motore per alcune cose, praticamente. Eh sì. Perché poi dopo un po' si intasava. Comunque dai, ritorniamo a. Quindi stiamo parlando dell'idrogeno allo stato liquido? Sì, perché in questo caso, allora, la temperatura di liquefazione dell'idrogeno è estremamente bassa, meno 253 gradi Celsius, quindi abbiamo bisogno di grossi quantitativi energetici per poter Mm, appunto portare a liquefazione di idrogeno e in questo caso c'è pure l'altra complessità di realizzare dei serbatoi criogenici, cioè bisogna garantire che non vi siano trasmissioni, il calore non venga trasmesso né per convenzione né per conduzione né per irraggiamento e quindi come possiamo vedere uno schema di un serbatoio che è riportato sulla mm, sinistra. Oltre a utilizzare un materiale che abbia una bassissima conducibilità termica, bisogna anche fare delle camere bisogna anche predisporre il vuoto tra uno strato e l'altro, in maniera tale che non vi sia scambio termico di nessun mm, tipo. E però c'è pure un'altra criticità legata al fatto che bisogna garantire comunque un certo volume in più all'interno del serbatoio, perché mm, anche col miglior serbatoio criogenico, l'idrogeno tende ad evaporare almeno dell'1% al giorno, mi sembra. Ok, quindi Perché nonostante queste temperature bassissime, comunque non è completamente liquido. sì, perché perché l'ho riportato poi nella slide dopo, diciamo qui è un po' più chimica, perché effettivamente noi sappiamo che in natura ogni sistema tende a una condizione di equilibrio, Mm, cioè portarsi in una condizione in cui si sprechi la minore energia possibile. E quindi che cosa succede? Nel momento in cui andiamo a modificare l'idrogeno, ci sono due forme differenti dell'idrogeno. L'idrogeno innanzitutto non esiste mai nella forma molecolare H, ma sempre nella forma H2.
il Mm, diidrogeno. Però comunque, visto che non si trova mai come solo H, solo idrogeno, quando parliamo di idrogeno ci riferiamo all'H2. Quindi cosa succede? Questi due atomi della molecola possono avere o lo stesso spin o spin mm, differente e quindi si parla di ortoidrogeno e di paraidrogeno. Quindi cosa succede? Quando si trova allo stato liquido otteniamo l'ortoidrogeno, mm. cioè stesso verso di rotazione della molecola, E diciamo, quindi è dell'atomo. una cosa più stabile. Sì, e però il sistema tende a riportarsi nelle condizioni di equilibrio iniziali, quindi nella Mm, forma para-idrogeno, mm, e quindi in quel caso tende a riportarsi spontaneamente alla condizione iniziale. Quindi seppur realizziamo il miglior serbatoio criogenico, c'è comunque questa condizione di spontaneità che cerca di farlo riportare nella condizione iniziale. ah, E quindi quindi la bisogna condizione iniziale è prevedere... quella là invertita. Sì. Ok, ok, quindi prima E avevo quindi detto il bisogna contrario. prevedere perciò questo volume Mm. aggiuntivo per poter proprio predisporre la possibilità di poter avere questa conversione che seppur piccola c'è. Ok, quindi sostanzialmente perché quindi dici ci serve una parte perché comunque il gas si viene a creare. Sì. Ah, poi ci sono pure altri metodi. Diciamo, gli altri due che ho riportato potrebbero essere Mm. utilizzati per i mezzi pesanti, cioè Aspetta, no, quindi non è sfruttano... questa qui che sono andato avanti. Sì, Ok, sono proprio gli idruri. ok. Cioè la capacità di alcuni elementi di poter intrappolare all'interno del proprio reticolo quantità di idrogeno e si vengono a formare così dei idruri metallici e idruri chimici. Però in questo caso non è proprio per applicazioni automobilistiche perché per poter effettuare Mm, questi processi che si chiamano idrogenazione e mm, deidrogenazione ci sarebbe bisogno dei piccoli impianti a bordo che permettono comunque la trasformazione a determinate mm. temperature. Quindi diciamo per l'uso automobilistico non è previsto. Quindi l'ho messo, se vi interessa, vi passiamo le Mm. slide, vi potete approfondire la cosa. Perché poi ci abbiamo anche gli idruri chimici. Sì, è solo la stessa cosa, la capacità di alcune molecole di poter assorbire idrogeno Mm, ok. e di poterlo rilasciare sotto determinate condizioni. Una cosa perché proprio al volo faccio vedere cosa mi ha mandato Madeline Driga. Sì, vai. Perché sostanzialmente aveva mandato proprio... Oh, Dio, si vede... Me l'hai mandato col telefono e non va d'accordo col mio computer. E faceva questo qua che diceva per recuperare il motore. Avete un'autocontatti e Mm. volete recuperare efficienza del vostro motore? Puoi recuperare la potenza verso fluidità migliorando le prestazioni del veicolo, risolvendo il fastidioso e costoso problema dell'intasamento del sistema FAP. Ah, quindi generalmente il FAP. Quindi questo qua, vabbè, sì, probabilmente quindi alza le temperature per far sostanzialmente fa da sistema di pulizia del FAP. Che poi non so se avete visto, ne abbiamo parlato una volta, cioè il processo per disintasare il FAP è molto rompiscatole, perché tipo ci vuole tutta una procedura. Cioè, ci vuole tutta una procedura nella quale porti la macchina tipo a 70 km orari fissi, quindi Sì, devi andare sì, sì. sì, la rigenerazione comandata. Probabilmente mi viene da immaginare che quindi questo sistema la faccia diciamo, a macchina spenta, mettiamola così. Cioè, non a macchina spenta, cioè in macchina non in movimento, lo riesco a fare a macchina ferma. Mi date Comunque conferma prima, su questa cosa? Che prima c'è dicono? stata la domanda da parte di Into 97, spero comunque che Mm. di aver risposto a quella domanda, però eventualmente se ci sono altre curiosità, se non abbiamo risposto alla domanda, scrivicelo in chat e vedremo di ovviare. Comunque, Madeline indica da quel che dicono è come se sciolgono lo sporco. Eh, Eh, lo quindi. sgrassatore. E poi quindi passiamo al prossimo parte della cosa che quindi è il trasporto, o no? Sì, il trasporto. Quindi Che andiamo a prima già vedere. abbiamo visto un po' un'anticipazione, però comunque può essere trasportato via nave. In questo caso non hai bisogno di serbatoi estremamente a pressione Oh, estremamente alta perché puoi utilizzare pure dei serbatoi più grandi, lo spazio a disposizione è molto di più, quindi potresti, anziché utilizzare 700 bar, magari 500, 300, comunque pressioni minori. Tra l'altro anche questo si lega poi al discorso dei treni, perché tu potresti ad esempio predisporre uno dei vagoni o metà vagone a serbatoio di idrogeno, quindi a pressione più bassa, mhm. e quindi pure lì potresti avere comunque un vantaggio rispetto alle locomotive diesel.
E qui ho riportato pure quello che aveva fatto vedere prima, che questa però è la rete di distribuzione del gas naturale in Europa. Mm, E quindi in parte, avendo fatto i test proprio SNAM, si è visto che può essere facilmente utilizzata allo stato attuale per poter trasportare miscele di gas naturale al 10-15% mm. di concentrazione di idrogeno. Poi ci sono gli idrogenodotti che l'abbiamo anticipato anche prima, e in questo caso ci sono anche i carri bombolai, cioè c'è delle bombole che metti sui rimorchi e e Benissimo. li trasporti via strada. Rispondo soltanto agli ultimi commenti e poi passiamo poi ai vantaggi e svantaggi delle celle a Sì. combustibile. Allora, da quel che dicono, vabbè, sembra che si faccia col motore acceso al minimo. Evidentemente deve comunque esserci, dice Claudio, alimentazione del motore e attività dei componenti. Test driver, devo chiedere a quelli del reparto corse con cui avete rapporti in Gear Race, la società con cui lavoriamo io e Claudio, loro usano, ok. Sì, allora chiederemo poi in futuro, cioè più Claudio che ha molto più rapporti, devi chiedere, scusa. Comunque sì, allora, per come è il processo per comunque togliere, diciamo, lo sporco, cioè per come si dice? Il FAP, per pulire il FAP, mettiamola così, la dico subito. Fondamentalmente ha senso perché probabilmente al minimo ti riesci ad aumentare tantissimo la temperatura e quindi a quel punto riesci a bruciare tutti i materiali incombusti. Chi lo sa, ci informeremo. È un buono spunto proprio per fare eventualmente o un articolo o una ricerca. Se non ricordo male, Ema Motorsport fece la prova con una Clio prima e dopo il lavaggio ad idrogeno. Addirittura la macchina al banco a rulli e sembra quasi che qualche cavalluccio lo riprese. Interessante. Anche col Mi del padre. Col M1 del padre, penso. Ok, Ah, quindi abbiamo visto questa cosa. Sicuramente poi. Allora, abbiamo scoperto che possiamo fare pure il lavaggio con l'idrogeno allora. sì, quindi posso far riprendere qualche cavallo alla mia pappomobile. E comunque la cosa bella è che sostanzialmente scopriamo sempre cose nuove, cioè nel senso è proprio nello spirito proprio di condividere Mm. informazioni e esperienze. È Det- bilaterale la cosa. Noi portiamo esatto. altre Oh, informazioni, i nostri spettatori ce ne portano altre a noi. esatto. Per il resto, quindi andiamo a parlare quindi dei vantaggi e svantaggi delle celle a combustibile, Sì, perché perché giustamente. appunto Mm. No, vai, per le vai. auto elettriche ci sono due categorie: le auto elettriche tradizionali a batteria e le auto a cella a combustibile. In questo caso le auto a cella a combustibile praticamente utilizzano le stesse componenti di un'auto elettrica, con la differenza che non hanno bisogno di pacchi batterie estremamente Mm. grandi, perché l'energia elettrica viene prodotta proprio a bordo. Si utilizza l'idrogeno che viene stoccato all'interno dei serbatoi ad alta pressione, si preleva aria, ossigeno dall'atmosfera, in particolare poi le auto in commercio hanno sistemi di purificazione dell'aria. Quindi nel momento in cui vanno a purificare l'aria per ottenere ossigeno che serve poi per la Mm. reazione elettrochimica, non tutto quell'ossigeno e tutta quell'aria viene utilizzata per la reazione elettrochimica, dipende poi Mm. dai regimi di funzionamento. E quindi nella maggior parte dei casi si riemmette in atmosfera parte dell'aria che è stata purificata. Mm. Quindi non solo sono veicoli che circolano con emissioni in forma di batteria. Sì, dicono Francesco, informati su batterie a Ah, litio e batterie a sodio, oh, differenze e vantaggi. ok, magari Uno, facciamo la prossima volta uno sta spunto per cosa. la prossima Sì, volta. sì, ma Peppe segna. Oh, che sto cosa? Già sono Me la segno impegnato io, me la qua. segno io. Aspetta. Oh, la memoria fa brutti scherzi anche a me. Comunque faccio un piccolo recap, quindi dicevi comunque batterie più piccole, che comunque alcune batterie molto spesso vengono comunque usate sia Sì, le più batterie vengono piccole. utilizzate perché comunque quello che succede è che con le celle a combustibile riesci a produrre, nella maggior parte dei casi, dei surplus energetici. Quindi per evitare che quell'energia Mm, la sprecheresti, la vai poi a stoccare in batterie agli ioni di litio, che sono comunque più piccole, molto più piccole rispetto a quelle che vengono utilizzate per le auto mm. a batterie tradizionali. Che poi Ah, comunque. sì, Claudio cita pure Sì. l'assist sodio, ma anche si sta valutando il grafene. Ma soprattutto io so che la ricerca sta cercando di andare più che dal lato chimico, tipo di provare a creare alcuni tipo supercondensatori Sì, anche. sì, superconduttori e supercondensatori. Infatti pure questa è una cosa che portai nel seminario che feci sull'idrogeno, cioè
per quanto riguarda l'idrogeno Mhm. metallico, che era tipo una volta e mezzo la pressione al centro della Terra, non ricordo preciso, mi Mm, sembra 450 gigapascal, che si è riuscita, si ipotizzò agli inizi del Novecento che si potesse ottenere idrogeno metallico. mm. Questa cosa mi sembra che ce l'ho. No, non c'era nelle slide, giusto Peppe? No, mi pare, forse nei tipi di cella No, forse vediamo. nella dispensa che ti mandai, no, 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 nella Ok. dispensa che ti mandai. E sì, si è ipotizzato che effettivamente questo idrogeno metallico possa essere un superconduttore, un supercondensatore a temperature circa di 17 gradi Celsius, però la difficoltà appunto sta nel poter arrivare a quelle pressioni così elevate che ci sono Mm, riusciti pochi anni fa mm. utilizzando una pressa con piastre di diamante, Eh, però riuscendo a comprimere una piccolissima quantità di idrogeno e appena rilasci la pressione l'idrogeno torna poi allo stato gassoso. mm, Quindi c'è pure una ricerca per quanto riguarda l'idrogeno metallico, perché si sta mm, cercando di poterlo realizzare in forma metastabile, mm. cioè una volta che togli la pressione resta metallico fino a quanto non vai a dare un certo quantitativo energetico che ti perturbi il sistema e te lo faccia tornare nelle condizioni iniziali. Questo che cosa significherebbe? Che noi potremmo realizzare appunto questi super condensatori a bordo di veicoli che permettono anche lo stoccaggio di energia e quindi praticamente tu potresti circolare tranquillamente per parecchi chilometri senza doverti preoccupare del rifornimento. Ma non solo, poi soprattutto non c'è tutta la componente chimica, perché a quel Sì, punto sarebbero come dei condensatori, cioè sono dei metalli che poi non perderebbero, non sarebbero anche come le batterie che perderebbero, cioè, capacità sì. potenzialmente, perché cioè, i condensatori fondamentalmente, cioè non è proprio così, però possono continuare a lavorare all'infinito, al netto poi dei problemi che ci possono essere proprio del Mm, materiale, però hanno una vita molto più longeva rispetto alle batterie, però hanno questo problema che riescono ad essere serbatoi di carica, ma piccole cariche. mm. Comunque pure ritornando al discorso delle Mm, batterie, quella è la maggior criticità per quanto riguarda le auto elettriche tradizionali, perché ci sono problemi di inquinamento legati all'estrazione del litio, perché mm, per poter estrarre una tonnellata di litio mi sembra che te ne servano 200 di sali per poter ottenere una tonnellata di litio mm. mi sembra che te ne servano 200 di sali di litio che comunque è tossico. Poi c'è pure lì una scarsa quantità di materiale a disposizione perché dovessi fare cave nuove a cielo aperto che sono comunque cave enormi. Poi lessi tipo che stavano cercando di realizzare praticamente una batteria dove una volta che si era esaurita l'energia elettrica, cioè la carica della batteria, tu andavi semplicemente in una stazione di fornimento e cambiavi la soluzione elettrolitica, Mm. cioè toglievi quella che c'era e mettevi quella alla carica, però pure lì non so, la ricerca. Ci stanno lavorando in parecchi su ricerche, su nuovi metodi per lo stoccaggio di energia elettrica a bordo Mm. dei veicoli elettrici a batteria perché appunto è la maggior criticità allo stato attuale per quanto Guarda, riguarda la lì, produzione delle batterie e pure lo smaltimento, ma la stessa cosa sarà mm. pure per le celle a combustibile, pure in quel caso c'è la criticità dello smaltimento, perché come vedremo, tra l'altro ci sono alcuni metalli difficili da smaltire. No, ma infatti, allora, il fatto della cambiare la soluzione, il problema è che stai parlando di acidi, Mm, fondamentalmente, quindi cambiarli verrebbe un po' complicato, soprattutto se dovesse essere un operatore comune, cioè come noi possiamo andare alla pompa di benzina e rifornire, addirittura non possiamo fare il metano, no, il Tra GPL l'altro mi prima pare. mi sono dimenticato pure di un'altra cosa, la pericolosità parlando della pericolosità dell'idrogeno. C'è pure un altro aspetto importante che riguarda la Mm, benzina, perché la benzina è uno dei costituenti principali, la parte aromatica è il benzene, che è mhm, estremamente tossico per l'organismo umano, mm, perché esposizioni per breve periodo possono portare pure a problemi dermatologici, però mm, esposizioni per tempi molto prolungati può portare pure a svilupparsi di malattie più di una mm, certa importanza, come ad esempio in alcuni casi è successo che si è sviluppata proprio la leucemia. capito. Infatti ci sono delle normative che regolano la quantità di gas di vapori di benzene che possono fuoriuscire dal bocchettone del distributore. Mm. Ecco Eppure perché poi là, col tempo cioè, magari sono diventati anche più piccoli. sì, eppure là penso che ci sia un po' di disinformazione perché se fossi uno degli operatori che lavora nella stazione di fornimento io prenderei comunque le dovute. Mm. Benzene lo dice a tuo fratello. Ah, intanto buonasera a Zeria Bello che era nostro compagno di live. Ah. E
Pure là, se fossi un operatore che lavora Mm. nelle stazioni di rifornimento prenderei le dovute precauzioni, però qua mi è capitato di vedere gente che fuma mentre sta facendo magari il rifornimento a un'auto. Ma infatti per Come- questo noi contribuiamo all'informazione, perché bisogna informarsi poi sulle cose, perché molto spesso si fanno le cose proprio a cuor leggero. Mm. Io dico sempre, contate che vabbè, non si avevano le conoscenze, ma durante il primo film del Mago di Oz, tipo si parla degli anni 50, usavano l'amianto per fare la neve. Dici, guarda, è comodo, non si incendia neanche, no? Ovviamente lì non lo sapevano, però quante costruzioni si sono fatte con questo Mm. materiale e tutto. Quindi fondamentalmente bisogna anche sempre informarsi sulle cose, anche magari delle cose che uno ha fatto sempre, dice, ah, ma si è sempre fatto così. Ma poi si è scoperto che fa male. E quindi per questo bisogna sempre essere informati e ci piace sapere che un po' di informazione la portiamo noi. Comunque Peppe, Dimmi. andiamo verso la fine che non ce ne siamo accorti, ma sono tipo le 11 meno 5. No, sono le 11 meno 5. Ok, dai, mancano le ultime slide. Mancano le ultime slide. Sì, quindi molto velocemente, quello che avviene è che comunque utilizziamo l'idrogeno che c'è nei serbatoi e ossigeno prelevato dall'esterno per poter far avvenire una reazione elettrochimica che ci fornisce come scarto dell'acqua e ci permette di realizzare poi dell'energia elettrica. I vantaggi sono la Ah, possibilità di ottenere grandi quantità di energia elettrica, sono poco rumorose, rendimenti estremamente alti, ridottissimo impatto ambientale e permette di sfruttare poi il calore che viene generato dalla reazione per poter poi riscaldare magari mm, l'ambiente all'interno dell'autovettura, l'abitacolo. I vantaggi sono legati principalmente al fatto che non si è generata ancora un'economia di scala per mm. questo tipo di tecnologia, perché c'è pure reticenza da parte di persone, oppure c'è disinformazione su questo tipo di tecnologia. E quindi si ha un costo elevato e pure sul terzo punto magari ci hanno lavorato e delle migliorie si sono ottenute legate principalmente all'affidabilità e le caratteristiche che sono da migliorare. Nella tabella avevo riportato poi quelle che sono le temperature di esercizio di diversi tipi di celle a combustibile, il tipo di elettrodi e elettrolite che vengono utilizzati, il tipo di combustibile che deve essere utilizzato e quant'altro. In particolare quelle che vengono utilizzate a bordo dei veicoli sono le PEM, cioè quelle a membrana polimerica a scambio protonico, che però come possiamo vedere richiedono una temperatura di esercizio tra i 70 e i 90 gradi. E qui entriamo in un'altra criticità delle celle a combustibile, ovvero se l'auto si trova a 50 gradi, quindi che cosa succede? Se il sistema si trova a 50 gradi, l'auto non va, non parte e quindi bisogna utilizzare del platino che funge da catalizzatore e permette di far avvenire la reazione chimica anche a temperature più basse di quella della temperatura di esercizio. In particolare poi ci sono pure le caratteristiche del combustibile per quanto riguarda l'idrogeno puro, idrogeno e gas riformati, perché il platino permette anche un'altra cosa: se l'idrogeno non è puro al 99,9%, come ad esempio nelle celle a combustibile alcaline, si potrebbero avere problemi legati proprio alla reazione, si potrebbero avere rendimenti molto bassi e deterioramento degli elettrodi, Mm. dell'elettrolita. E quindi il platino aiuta anche in questo caso, cioè se ci sono delle impurità all'interno dell'idrogeno permette di Mm. preservare comunque le componenti della cella a combustibile. E tra l'altro possiamo vedere pure i rendimenti che sono abbastanza alti. Questi sono rendimenti relativi agli studi più recenti, cioè magari non solo in ambito automotive, oppure per quanto riguarda la produzione di energia elettrica in quei elettrolizzatori, in quei container che avete visto prima. E in particolare i rendimenti più alti che si sono ottenuti con una cella PEM a membrana polimerica sono stati del 95%. Per darvi un confronto, col miglior motore a combustione interna, quando possiamo arrivare, Peppe, al 35-40% al 35 sì, massimo. pare che adesso si sia arrivato al 40%. Però di Ok? fatto c'è il maledetto ciclo di Carnot che anche nel modello ideale non ti permette di avere un buon rendimento. Ok, passiamo alla prossima slide perché i componenti di un'auto a cella a combustibile, come abbiamo detto prima, sono gli stessi di un'auto elettrica con la differenza che non abbiamo un pacco batterie, ma abbiamo dei serbatoi che sono comunque un po' più ingombranti rispetto ai serbatoi tradizionali dell'auto con motore a combustione interna, però comunque possono essere sfruttati alcuni spazi come ad esempio di solito si ha il tunnel della trasmissione. Sotto al tunnel non ci metti la trasmissione ma ci metti un altro serbatoio. Questa è sempre la Toyota Mirai che sfrutta proprio tre serbatoi per poter sfruttare al meglio i vari spazi a disposizione e per poter ottenere anche una migliore distribuzione dei pesi. In particolare davanti vediamo il sistema a cella a combustibile,
poi vediamo i serbatoi e c'è quella cosa che si trova dietro sulla sala posteriore, quella è la batteria di ioni di litio, che viene utilizzata per poter Mm. immagazzinare surplus energetici. Ma una domanda, ma a livello di pesi immagino stiamo lì, tra auto Eh, elettriche e comunque bombole e tutto. sì, c'è dopo Ok. un recap delle auto in vendita e alcune che dovrebbero arrivare quanto prima. E quindi vediamo che appunto le componenti sono il sistema fuel cell, i motori elettrici che possono essere quelli là classici che troviamo comunque su tutte le auto elettriche, quindi motori a corrente continua, alternata, sincroni, asincroni e quant'altro. Il controllore del motore elettrico, cioè l'inverter, che funziona Mm. proprio da differenziale elettronico e quindi regola la coppia che deve erogare ogni ruota. Un determinato numero di batterie, si può avere la batteria tradizionale solamente a 12 volte quella utilizzata nelle nostre auto, oppure un sistema per lo stoccaggio di energia elettrica e uno più serbatoi di idrogeno. Nelle slide successive, nelle ultime due slide di questa chiacchierata di stasera, ci sono quelle che sono le auto a idrogeno attualmente in vendita. Quindi vediamo, diciamo, l'auto principale è quella della Toyota, la Toyota Mirai, questa è la seconda generazione, e quindi pure qui ho portato la capienza, l'autonomia dichiarata che di solito le case automobilistiche tendono a dichiarare un'autonomia leggermente superiore, mentre in questo caso hanno dichiarato un'autonomia inferiore. Perché Bene. con la Toyota Mirai c'è stato un record, cioè sono arrivati con un pieno di idrogeno a superare le 1000 miglia di percorrenza. 1000 miglia quindi sono 1600 km. 1800 1600 km, Mm. sì. Quindi praticamente hanno C'era già usato un il record, piedino alla Claudio, praticamente, perché sì, il Claudio è piedino alla famoso Claudio. per essere molto parsimonioso col piede, Sì, quando non è c'era in un pista. record precedente che era di 1050 km, poi Mm. è stato battuto, ma non di poco, tra Eh, l'altro. eh sì. Poi c'è la Hyundai Nexo, la Honda Clarity che è stata riprodotta in vari modi, con motore a combustione interna, ibrida e Mm. l'hanno fatta elettrica a batteria eppure a cella a combustibile. E poi ci sono riportati anche i pesi che mi hai chiesto tu prima. Mm. Per quanto riguarda la Toyota Mirai, è comunque una berlina dalle dimensioni non proprio contenute. Io Ha una penso che la potenza di mia 180. berlina pesi di più, vorrei Sì, dire. con 1900 kg, diciamo non sono nemmeno tanti per un'auto di questa stazza. Tra l'altro, una cosa importante, tutte le velocità anche in questo caso sono auto limitate. Poi ci sono, nella slide successiva, la BMW X5i Hydrogen, che Mm. dovrebbe arrivare quest'anno se ricordo bene. E poi ci sono altre due auto abbastanza interessanti che sono una supercar e una hypercar. Per Mm. quanto riguarda l'hypercar mi sembra che proprio Claudio scrisse un articolo, comunque è stata un'auto da record perché pure in questo caso è arrivata a velocità, ha fatto il record 0-100, ha fatto come si chiama? Lo scatto a 0-100 in pochissimo tempo e ha Mm. pure un'autonomia dichiarata nei 1600 km. E poi c'è la Hopium Machina che pure è una supercar interessante. Vabbè, Comunque comunque, faccio notare una cosa, che in questa foto mo, ahimè, non penso di riuscire a ingrandirla, però quella sembra che della abbia il tubo di BMW. scappamento davanti. Quale? È la Hyperion. Ah, Hyperion. effettivamente sì. Ha E due fori probabilmente sarà tipo davanti che sembrano quasi due tubi di scappamento al contrario. probabilmente sarà tipo per prelevare l'aria dall'atmosfera. Mm. Comunque, ricordo, come avevo detto prima, le auto che sono in vendita hanno dei sistemi di purificazione dell'aria. Quindi man mano. Francesco, sicuro che la mia area non ne sia stata mappata da mio cugino Racing per avere queste prestazioni consumi. Non lo so. Può darsi pure che un tratto se l'è fatto in discesa. Una bella discesa. Eh, tu hai fatto, leggo il commento di Madalindriga. Ah, sì, vai. Allora, infatti, allora, perché poi Flavio dice, perché Azeriabella aveva detto bel discorso quando il riferimento all'informazione, sì, infatti è importante conoscere e far sapere queste cose, e poi dice scusate, ma quello di affari a quattro ruote dove hanno trovato una Fiat Coupé 20 valvole a 2500 sterline? Non c'entra nulla, ma a trovarla a sto prezzo me la sarei comprata io. Io non so quanto sono preparate, perché poi hanno sempre i grandissimi affaroni che ci guadagnano sempre e puntualmente hanno quella fiera specifica dove vendere quello specifico modello. Quindi a me sembra un po', non lo so, cioè nel senso mi sembra un po' tutto costruito. Però beati loro, cioè a quanto pare dobbiamo andare a comprare auto in Inghilterra, auto italiane in Inghilterra.
Poi, Memme Cristian dice una puntata molto interessante, grande, complimenti. Queste sono interessanti, mi sa che fa riferimento alle auto che abbiamo fatto vedere. Claudio, sto piede può essere piume e può essere ferro, semi-cheat. E poi, sì, poi c'è il commento di Andrea GS. Poi c'è Flavio. Sì, infatti io penso siano falsissime, anche se ti dico che quando andai in Inghilterra mi accorsi che i prezzi delle auto sportive usate sono molto più bassi che in Italia. Quindi, chi lo sa, ci informeremo anche di questo un giorno. Comunque, alla fine, Mhm. questo quadro che abbiamo fatto oggi era proprio per vedere quali sono le criticità legate agli e-fuel che sono strettamente collegate all'idrogeno. Che noi abbiamo visto che l'idrogeno a questo punto ha senso solo se viene prodotto da fonti rinnovabili e quindi con l'elettrolisi. Però una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, che per l'elettrolisi c'è bisogno di un quantitativo di energia elettrica estremamente alto. Cioè per produrre un chilo di idrogeno abbiamo bisogno tra i 50 e i 60 kWh di energia elettrica. E quindi la criticità maggiore è proprio questa, perché nel momento in cui quell'energia elettrica non viene prodotta da fonti rinnovabili non ha senso, perché allo stato attuale, diciamo in Italia come in Europa, la maggior parte dell'energia elettrica proviene da combustibili fossili e quindi non ha senso poi realizzare idrogeno che potrebbe essere utilizzato o per auto a cella a combustibile o per la produzione di fuel. Tanto faccio vedere l'ultima slide. La slide Quindi, più importante. quindi fondamentalmente, allora torniamo sui nostri faccioni che questa puntata abbiamo tenuto molto invece i nostri faccini piccoli piccoli. Andiamo anche su TikTok e giustamente me lo stavo quasi dimenticando perché noi siamo anche in live su TikTok, anche se su TikTok c'è stato molto meno interesse, tanto che effettivamente non c'è scritto nessuno su TikTok. Detto Devo dire la questo, verità, nemmeno tu hai dato un'occhiata su no, TikTok. no, no, non c'è nessun messaggio, cioè lo vedo lì, sarebbe... Anche se qualcuno ha condiviso, BASP ha condiviso la live, quindi anche lì abbiamo generato un certo interesse. Fatto questo, quindi abbiamo fatto un recap. Eh, come un po' tutte le tecnologie che abbiamo sempre visto nell'auto, abbiamo visto che sostanzialmente non è la risposta assoluta, ha i suoi pro e i suoi contro, come varie tecnologie, è un'alternativa, è una valida alternativa e fondamentalmente, sostanzialmente, speriamo soprattutto che questa analisi, cioè diciamo, questo sviluppo di tutte queste tecnologie, prima o poi possa portare effettivamente ad arrivare a consumare di meno. Stiamo vedendo tipo i cambiamenti climatici che stanno facendo tanti danni, no, nel mondo e quindi si spera che ovviamente non deve essere soltanto il mondo dell'automobile a prendersi il peso del buco nell'ozono, però giustamente se si può fare qualcosa è meglio farlo. Leggiamo un ultimo commento, dice qui la Coupé 22 è difficile da trovare, pure molto cara. Sì, effettivamente se ne trovano poche. Detto questo, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Allora, io no, voglio solo ringraziare i nostri spettatori per essere stati partecipi in questa live di stasera, una live un po' differente dove abbiamo comunque voluto trattare un argomento che viene un po' sottovalutato da molti, c'è disinformazione, ecco, riguardo a questi concetti. Quindi speriamo che le cose che vi abbiamo portato stasera, le cose di cui vi abbiamo parlato stasera vi siano interessate. E- E, Perché e quindi Claudio, tu sei di parte, non vale. E quindi, soprattutto, questa era una live particolare perché non c'è il nostro buon Claudio, che salutiamo, che nonostante, diciamo, non sei qui, non c'è il tuo faccione, però sei sempre nei nostri cuori. E niente, salutiamo tutti, salutiamo Madeline Driga, Andrea, Flavio, che soprattutto voi che siete riusciti a resistere fino alla fine. Vedo M. Crystal che manda roselline su TikTok, quindi saluto a tutti quanti, saluto a chi c'è stato prima, prendo le veci di Claudio, quindi saluto il buon Francesco. Grazie Peppe, saluto Claudio che non c'è. Ok, quindi ci salutiamo tutti e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Non ci sono state comunicazioni, solitamente è Claudio che lo dà sicuro perché è lui che la gestisce questa cosa, ma penso sia il prossimo lunedì. Detto Dovrebbe questo, essere lunedì comunque, 17, sì. lunedì, ok, quindi nel peggiore dei casi rimanete sempre collegati sui social che vi informeremo in caso di cambiamenti. E quindi
Ragazzi, buonanotte a tutti.